Buongiorno a tutti, faccio notare che sono le 14:30. Bravi. Ecco qua.
Signori, buongiorno. Sono le 14:35. Invito i consiglieri a prendere posto. Grazie, consigliere Cunegato. Buongiorno. 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 Prendete posto. Vi chiedo la cortesia di prendere posto e iniziamo subito. È psichiatrica. Zaia risponde: i lavori vanno avanti al di là delle questioni cliniche. Devo mettere una cravatta perché mi vedo esami. No, dai, senta tesoro che non ti serve la cravatta, dai, cazzo. Chiamate tutti, dai, per favore. Se qualcuno mi fa portare, puoi dire che mi faccia portare l'iPad. Se dice qualcuno, per favore. Carlo, quando era l'iPad del Presidente? Grazie signore. Prego signori, prendete posto. Prego, accomodatevi. Per favore, se inserite le schede di presenza, perché ho l'impressione che abbiamo già il numero legale. Grazie. Ciao Galeano. Prego, accomodatevi. Mancano ancora 3 schede, poi iniziamo. Grazie. Consigliere Stanelli, inserisca la scheda, non del supermercato. Tu sei avvocato? Ah, AVS. Sono andati a prenderlo Bene, abbiamo il numero legale, buongiorno, si inizia, grazie, accomodatevi. Ciao. Prego, accomodatevi, chiudete le porte. Tutti coloro che non c'entrano nulla con i lavori del Consiglio fuori, grazie. Prego, accomodatevi, grazie. Grazie, allora volevo... Sì, adesso lo verifichiamo. Ne chiedi la verifica formale? Bene. Verifica, dobbiamo staccare le tessere? Dovete togliere tutte le tessere, tenerle in mano e poi quando vi dico le reinserite. Le avete tolte tutte? Inserite le tessere.
Abbiamo oltre 33 presenti, consigliere, prego, la può inserire adesso la sua tessera. Grazie. Siamo 36 presenti se interessa. Bene, iniziamo, scusate, un po' di silenzio per favore che iniziamo. Intanto volevo ringraziare, scusate, Massimo, scusa. Allora, innanzitutto volevo ringraziare i consiglieri che hanno lavorato alacremente questa mattina in Commissione. 300 emendamenti sono già stati valutati, quindi possono essere oggetto di votazione in questo Consiglio. So che è stato un impegno importante, soprattutto anche all'atere della Commissione rispetto ad alcuni temi, non ultimo ovviamente quello del maxi emendamento. Vi annuncio fuori sacco, ma deve essere verbale, che c'è un congedo oggi della consigliera Mosco, e vi annuncio anche che l'assessore Giacinti ha una comunicazione da dare. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina ci siamo confrontati veramente parecchio. Devo ringraziare, oltre ai consiglieri presenti, anche gli assessori che si sono spesi, e siamo arrivati al 50% degli emendamenti, con delle proposte di accoglimento di 58, con modifiche. I proponenti hanno accettato le modifiche 21 volte, 41 sono accantonati e verranno poi ridiscussi in giornata, insomma a seconda dell'ordine dei lavori, con gli assessori di riferimento. Ce ne sono altri 300. Abbiamo insomma costruito un percorso che vuole essere di partecipazione e di dialogo costruttivo. Ecco, a mente di questo, il maxi emendamento di per sé poteva, ci rappresentano gli uffici, andare a confliggere con alcuni emendamenti. Avevamo iniziato proprio a guardarli come ci eravamo confrontati con i capigruppo, in modo tale che poteva essere inficiato dall'approvazione o meno di un emendamento della minoranza. Cioè dal punto di vista tecnico ci sarebbero stati dei problemi che avrebbero potuto portare al venir meno dello stesso. Quindi, per senso di responsabilità e per rimarcare il desiderio del dialogo, in questo momento lo ritiriamo, con l'impegno però da parte anche delle minoranze, alla luce anche di quello che questa mattina abbiamo trattato, di ritirare gran parte dei vostri emendamenti, quelli che ovviamente ritenete di non dover discutere in aula, comunque anche quelli col parere contrario della Giunta, ma che non volete per forza discutere in aula. Quindi la richiesta che faccio ai capigruppo, per favore, al capogruppo Manildo, Stanella, adesso ho Cunegato, perdonami, tutti i capigruppo, Brescacin è della maggioranza, è quello di ritrovarvi per ritirare gli emendamenti che, come abbiamo visto questa mattina, hanno il parere contrario e non avete l'intenzione di discuterli in Consiglio, in modo tale, in questo modo ci si viene incontro e si riesce a trovare una soluzione che possa garantire l'efficienza dell'Assemblea. Come mai non si vede la richiesta? Eccolo lì, perfetto. Consigliere Manildo. Grazie. Vengo da Marte. Allora, apprezziamo il ritiro del maxi emendamento. Le ragioni probabilmente saranno anche differenti rispetto a quelle raccontate, perché avevamo visto in questo maxi emendamento anche un pochettino di confusione, però lasciamo perdere, tutto bene quel che finisce bene, che il maxi emendamento è stato ritirato. Questo consente uno svolgimento dei lavori d'aula in modo approfondito, come abbiamo fatto
in prima commissione. Devo dire che il lavoro è stato assolutamente proficuo, e con i colleghi consiglieri, che ovviamente sono i titolari del diritto di ritirare gli emendamenti, c'è la disponibilità per non affaticare la discussione di alcuni toglierli, però vogliamo appunto adesso seguire l'ordine che abbiamo seguito nella prima commissione e insieme cercare di migliorare assolutamente questo DEF, che ha bisogno di essere corroborato. Penso che alcune cose del maxi emendamento fossero riprese da emendamenti proposti dalla minoranza, e siamo molto confidenti che ci siano degli atti da parte di dell'esecutivo di accoglimento di idee che possono migliorare il nostro Veneto. Ciò non toglie che il maxi emendamento, la lettura tecnica, la lettura politica del maxi emendamento non ci può sottrarre dal fatto di dire che era una maggioranza che emendava se stessa, era un atto assolutamente incongruo, ma è tutto, come ho detto, tutto bene quel che finisce bene, e incominciamo questa discussione. Grazie consigliere Manildo. Se non ci sono altri interventi, consigliere Ostanel. Grazie Presidente. Allora sì, c'è molta confusione. Sappiamo che è la prima volta che tanti affrontano la manovra di bilancio. Appunto, come ho detto ieri, non avevo mai visto un andare e venire da scelte di questo tipo, e quindi stigmatizzo, già stigmatizzato ieri, e non continuerò. Dispiace però perché alcuni emendamenti contenuti nel maxi che avevate proposto erano anche positivi. Il punto vero è che erano positivi perché erano molto simili a quelli che anche noi avevamo presentato, quindi bene che noi possiamo discutere i nostri, bene che non ci sia più il maxi emendamento, a questo punto mi viene da dire, a sorpresa diciamo in aula. Spero che i consiglieri che hanno presentato degli emendamenti simili, anche condivisibili nel maxi, possano intervenire quando presenteremo quelli della minoranza, perché penso ad esempio al tavolo ESU per quanto riguarda il diritto all'abitare degli studenti, qui contenuto molto simile ad uno già presentato da me nella manovra emendativa. Speriamo di poterli accogliere, di poter ascoltare l'intervento dei consiglieri, perché migliorare un DEF è compito ovviamente non solo delle minoranze, anche della maggioranza. Quando ci sono delle idee buone penso che entrambi dobbiamo collaborare a portare qualcosa dentro un documento di programmazione. Grazie consigliere Ostanel. Consigliere Pressi. Grazie Presidente, volevo ringraziare a nome del nostro gruppo, ma credo di interpretare anche il sentimento degli altri colleghi della maggioranza, sia l'assessore Giacinti che il Presidente Tomaello, per il lavoro che è stato fatto questa mattina, e soprattutto anche i colleghi dell'opposizione, con il quale devo dire in tempo relativamente ridotto siamo riusciti a guardare tanti emendamenti, alcuni dei quali poi sono stati oggetto anche di o una condivisione in toto o una riformulazione che ci consentirà nel corso dell'esame, correttamente come evidenziava il collega Manildo, che ora inizieremo, di accoglierli, e questo conferma la volontà che era già stata sottolineata ieri di dialogare il più possibile all'interno di quest'Aula e valorizzare il ruolo del Consiglio. E quindi ringrazio anche la Giunta che, una volta segnalata questa difficoltà della minoranza sul maxi emendamento, insomma, ha dato ampia disponibilità invece ad allargare la discussione a tutti. Credo che sia proprio il nostro compito, quindi grazie. Grazie consigliere Pressi. Immagino non ci siano altri iscritti. Presidente Stefani, prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi permetto di esprimere la mia solidarietà alla consigliera Sambo per le accuse vergognose che sono state mosse nei suoi confronti, e credo di interpretare gli intendimenti di tutta l'Aula nel condannare frasi vergognose che nel 2026 non possono essere ancora ammissibili. Mi permetto di iniziare questo intervento da questa nota.
Per quanto riguarda il DEFR, ci tenevo ad illustrare velocemente alcune linee di indirizzo delle missioni che andremo ovviamente ad approvare. Ringrazio tutti i gruppi consigliari per la sensibilità, ringrazio tutti coloro che hanno finora già collaborato affinché questo clima favorevole si creasse e soprattutto ci tengo a ribadire l'importanza che questo documento ha per la Regione del Veneto e l'importanza che i prossimi giorni di Consiglio rivestiranno per la nostra Regione. Prima di tutto mi permetto di ricordare l'importanza che la nostra Regione assume nelle riforme istituzionali in atto, la continuazione del percorso di regionalismo differenziato, di autonomia differenziata, la necessità per la Regione del Veneto di contribuire in questo percorso e soprattutto di poter essere anche un partner fondamentale per lo sviluppo del federalismo fiscale che il nostro PNRR ci chiede di raggiungere entro quest'anno e su cui la Regione del Veneto deve rivestire un ruolo da protagonista. Oltre a questo, riforme fondamentali, anche di carattere interno, sotto il profilo della semplificazione amministrativa e dello sburocratizzazione. Anche alcuni procedimenti amministrativi sono attualmente oggetto di studio da parte di alcuni assessorati e soprattutto di alcuni uffici per poter snellire le procedure amministrative e poter permettere alla nostra Regione di poter essere sempre più agevole e soprattutto garantire una forma di semplificazione amministrativa e normativa che i cittadini ci chiedono. E soprattutto, così è stato poi elaborato il documento di economia e finanza regionale, un approccio data driven, guidato dai dati statistici e soprattutto sull'andamento della società e sui trend demografici. Questo è assolutamente fondamentale per poter rispondere alle esigenze del nostro territorio, alle esigenze della nostra Regione. In particolare sotto il profilo della sanità e del sociale, l'invecchiamento della popolazione è presente anche come uno dei trend di maggiore intensità sotto questo profilo, rappresenta un punto dirimente per la valutazione di quelle che sono le politiche che dovremo andare ad adottare. Quindi l'implementazione delle case di comunità, degli ospedali di comunità e quindi tenendo conto della necessità dei servizi obbligatori e non solo quelli obbligatori del DM 77 per una sanità territoriale in un rapporto hub e spoke a livello territoriale tra ospedali e case di comunità. Su questo il bilancio poi investirà alcune risorse anche per dare un segnale importante alla medicina generale. Abbiamo destinato 4 milioni e mezzo per il raddoppio dell'entità delle borse di studio di specialità per quanto riguarda i giovani medici di medicina generale. Tra l'altro mi risulta che questa era anche una proposta che proveniva anche da alcuni esponenti dell'opposizione anche nello scorso anno. Oltre a questo, investimenti importanti anche per quanto riguarda la medicina territoriale di gruppo e soprattutto non dobbiamo dimenticare l'importanza che la nostra Regione deve rivestire per l'approccio della telemedicina, che rappresenterà una frontiera fondamentale su cui è necessario continuare ad investire, su cui Azienda Zero dovrà ricoprire un ruolo fondamentale per poterlo implementare sempre di più a livello territoriale e essere sempre di più anche al passo con i tempi. L'importanza di questo la stiamo anche condividendo con un tavolo che sistematicamente si riunisce sulle case di comunità e gli ospedali di comunità e che sta offrendo una collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, le sigle sindacali, in un coinvolgimento costante con cui vogliamo monitorare l'attivazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità ed ovviamente la situazione della medicina territoriale. Oltre a questo, importanza viene data anche al tema della prevenzione, fondamentale nell'implementazione anche dei percorsi terapeutici e su questo credo sia importante anche valutare sempre di più una forma di collaborazione dal punto di vista delle imprese sostenibili, così come abbiamo annunciato qualche giorno fa, tra i progetti sociali e sanitari più importanti che potrebbero essere
anche finanziati da società benefit e imprese sostenibili, ci sono anche dei progetti di prevenzione che vengono offerti ovviamente gratuitamente ai cittadini, su cui credo sia doveroso fare particolare attenzione e soprattutto poterli promuovere a livello territoriale. Il tema del sociale, quindi agevolare il sociale sotto tutte le sue forme, che riguarda l'essere umano in tutto l'arco della sua vita, quindi l'implementazione dei servizi per gli asili nido, su cui il Veneto negli anni ha dimostrato di avere una capacità anche di spesa, anche a livello di enti locali e di regione, per quanto riguarda appunto l'apertura di nuovi asili nido per il raggiungimento degli obiettivi del sociale che avevamo ovviamente l'obbligo e abbiamo l'obbligo di raggiungere a livello nazionale. Siamo la regione, eravamo tra le 3 regioni e siamo ancora adesso tra le 3 regioni più performanti in questo, secondo tutti i dati SOSE, oggi SOGEI, per l'implementazione dei posti ovviamente disponibili per gli asili, e su questo è importante però continuare questo percorso e poter offrire soluzioni da questo punto di vista anche e soprattutto tramite gli enti locali. Il tema del sociale non può non rivestire anche il tema dei carichi assistenziali e del welfare territoriale, carichi assistenziali che oggi riguardano anche tanti lavoratori, e quindi anche la questione che io ho voluto più volte ribadire della connessione tra la materia del lavoro e la materia del sociale risulta di fondamentale e primaria importanza. Oggi un giovane lavoratore, ma anche un lavoratore possiamo dire magari che ha dei carichi assistenziali nei confronti magari di qualche genitore o di altre persone facenti parte della sua famiglia, ha la necessità di trovare delle soluzioni. Il welfare aziendale rappresenta una frontiera fondamentale che noi dobbiamo assolutamente percorrere, che noi dobbiamo assolutamente agevolare. E in Veneto c'è la possibilità di poter accompagnare soprattutto dei percorsi di welfare territoriale e aziendale anche attraverso i nostri enti strumentali. Su questo credo che la Regione debba ricoprire un ruolo di primaria importanza. Oltre a questo, nel bilancio poi andremo anche a destinare 69 milioni di euro per il sociale, carichi assistenziali e soprattutto sostegno ai caregiver, 3 milioni di euro per l'edilizia sociale, che riguarderà anche il monitoraggio, strumenti di intelligenza artificiale e monitoraggio all'interno delle residenze sociali per anziani. Avremo la possibilità anche in questo caso di poter offrire delle soluzioni concrete, tanto si deve fare a maggior ragione sulla base del trend demografico di cui ho parlato prima. Gli ultimi trend demografici ci dicono che nei prossimi 20 anni la popolazione over 85 aumenterà del 49%. Credo siano dati che facciano capire a chiunque l'importanza di individuare strategie a lungo termine condivise per poter anticipare quelle che possono essere delle difficoltà che il nostro territorio potrebbe trovarsi a vivere. Oltre a questo, sociale significa anche casa. Come fondo sociale con i fondi comunitari abbiamo destinato come prima delibera 50 milioni di euro al tema della casa, partendo dalla rigenerazione e riqualificazione dell'esistente. Su questo credo sia opportuno anche lavorare ad una nuova legge di riforma su cui ci sono già delle interlocuzioni in atto e che potrà aprire a forme anche di social housing, in particolare nel nostro territorio, anche per giovani coppie. Credo sia anche importante però ribadire l'importanza dell'attenzione che la nostra amministrazione regionale dovrà dedicare agli ATS, fondamentali e di primaria importanza per lo sviluppo di politiche sociali nel territorio, che devono anche coinvolgere enti del terzo settore per coprogrammare e coprogettare insieme il futuro del nostro territorio sotto l'aspetto sociale. E poi tema delle IPAB, altra grande riforma che la nostra Regione sarà chiamata ad affrontare, e mi piacerebbe che su questa riforma ci fosse un lavoro condiviso. Se oggi siamo riusciti a individuare, anche grazie alla sensibilità di gruppi consigliari, una strada per percorrere velocemente
il documento di economia e finanza e poi a divenire al bilancio, credo che la stessa sensibilità si possa individuare per una riforma che è richiesta da tutto il nostro territorio e su cui mi piacerebbe fare un lavoro condiviso, sapendo l'esigenza, anzi l'urgenza, che nel nostro territorio la riforma delle IPAB riveste. Il tema poi dello sviluppo sostenibile, abbiamo parlato prima di piano casa, a partire dalla rigenerazione urbana e riqualificazione urbana, la possibilità di prevedere dei punteggi e dei criteri migliorativi per quegli enti locali che fanno opera di riqualificazione e rigenerazione urbana e che possono investire in questo, la necessità per quanto riguarda anche il nostro territorio di investire in materia di politica ambientale. Abbiamo destinato 28 milioni di euro di fondi comunitari a cui abbiamo aggiunto, buongiorno consigliere Sambo, le riporto quello che ho detto prima, ho espresso a nome di tutto il Consiglio, di tutta la Giunta e credo di interpretare anche il pensiero di tutto il Consiglio regionale per gli insulti e le accuse indicibili che le sono state rivolte e quindi ci tenevo. E su questo ribadisco sul tema ovviamente delle politiche ambientali, condivido anche la necessità di continuare ad investire per la riduzione per la lotta al dissesto idrogeologico. Abbiamo destinato 28 milioni di fondi comunitari, abbiamo oltre a questo destinato ulteriori 9 milioni nel documento di bilancio che andremo poi nei prossimi giorni ad adottare, oltre a 25 milioni di mutui già contratti precedentemente, quindi un percorso che continua ma che è fondamentale per tutelare il nostro territorio. Il tema delle infrastrutture, non sto qui a ribadire per l'ennesima volta l'importanza che la nostra Regione potrebbe ricoprire per quanto riguarda la holding autostradale delle infrastrutture, che rappresenterebbe una forma di autonomia anche finanziaria molto significativa per il Veneto e che risulta una frontiera da percorrere e soprattutto una possibilità che la nostra Regione deve vincere, garantendo anche al nostro territorio una prospettiva di sviluppo infrastrutturale. Prima ho citato il tema dell'ambiente, che però si connette anche al tema dei trasporti. Ovviamente oltre alla necessità in futuro di poter addivenire il più possibile alle agenzie territoriali, abbiamo iniziato un percorso con l'assessore competente per quanto riguarda lo studio del biglietto unico intermodale. È un punto del nostro programma di mandato, è necessario ovviamente, come potete facilmente intuire, cominciare ad effettuare una serie di valutazioni dal punto di vista ovviamente dell'utenza, ma anche ovviamente del costo su cui stiamo lavorando e che mi piacerebbe riuscire a raggiungere entro breve tempo e poi ovviamente renderlo strutturale nel corso del mandato. Oltre a tutto questo non possiamo dimenticare anche il tema dello sviluppo economico e imprenditoriale. Su questo nel bilancio andremo anche ad approvare 3 milioni di euro che destineremo alle start-up innovative. Cito una delle diverse iniziative che sono state assunte per quanto riguarda ovviamente il tema dello sviluppo economico, che saranno destinate con premialità alle imprese innovative che assumeranno giovani veneti. Io credo che il tema delle premialità sia un criterio fondamentale per garantire sviluppo al nostro territorio e soprattutto creare una strategia forte e condivisa per poter riuscire ad avere un piano con risorse significative tra Regione del Veneto e il mondo delle università, in collegamento con il mondo delle imprese innovative. Una delle prime cose che ho voluto fare da Presidente della Giunta regionale è stato proprio quello di coinvolgere i rettori delle università pubbliche e insieme a loro cominciare a costruire un programma di trattenimento dei talenti e di attrattività del territorio su cui si sta lavorando e che vorremmo presentare nel corso dei prossimi mesi. Oltre a questo è importante che ci sia la collaborazione del mondo ovviamente delle università con le imprese innovative, la capacità di costruire un ecosistema capace di valorizzare i giovani. Questa è l'unica strada possibile per far sì
che i giovani possano trovare risposte nel nostro territorio, non cercano solo stipendi migliori, che è un punto fondamentale, ma cercano anche forme di welfare aziendale importanti. Questo è uno dei primi punti che i giovani oggi ci chiedono e su cui dobbiamo lavorare anche attraverso Veneto Welfare, anche attraverso tutti gli strumenti che la Regione di cui la Regione può assolutamente dotarsi e su cui si può fare un lavoro di squadra. Il tema ovviamente delle imprese non può dimenticare la transizione digitale e la transizione verde, che risultano ovviamente le due transizioni fondamentali che le imprese stanno vivendo in questo momento e che la Regione del Veneto, attraverso gli enti strumentali di Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione, deve assolutamente sostenere, garantire un forte collegamento con il mondo dei confidi e soprattutto continuare un percorso di collaborazione con le associazioni di categoria nel nostro territorio, garantendo anche il più possibile la diversificazione delle fonti energetiche che rappresentano un modello fondamentale per poter guardare al futuro con coraggio, mai come in questi tempi. Tema delle politiche locali, e vado poi agli ultimi punti, è necessario una forte sinergia con gli enti locali, trovate anche il piano di riordino territoriale, ovviamente una menzione del piano di riordino territoriale su cui la Regione del Veneto ha fatto dei grandi passi in avanti nel corso degli scorsi anni, su cui si possono fare ancora ulteriori passi in avanti, andando nella direzione di politiche di area vasta, capaci di consorziare le funzioni ad alto tasso di standardizzazione per il nostro territorio. E questo è fondamentale per guardare alla società del futuro, agli enti locali del futuro e alle politiche di area vasta del futuro. Tema del settore primario che abbiamo già sviluppato in anzi nel mio primo intervento in Consiglio regionale, ma che rappresenta per questo territorio un veicolo fondamentale, oltre 10 miliardi di produzione agroalimentare, oltre 7 miliardi di produzione interna. Abbiamo anche la necessità di ricordare l'importanza della filiera strategica del mondo agricolo e del mondo della pesca, che riveste per il Veneto un asset strategico. Su questo è importante continuare a garantire l'efficientamento della spesa del complemento regionale di sviluppo rurale, continuare a finanziare il bando primo insediamento per i giovani agricoltori, per consentire ancora una forte attenzione, soprattutto nei prossimi mesi, alle realtà del settore primario che sono particolarmente colpite da questa situazione economica. Oltre a questo, tema legato al diritto allo studio, su questo abbiamo voluto destinare fin da subito oltre 17-18 milioni di euro per quanto riguarda le borse di studio universitarie, l'avevamo promesso al mio primo intervento qui in aula, promessa che è stata mantenuta e che rappresenta un passo importante e soprattutto la garanzia dei diritti di tanti studenti che ovviamente hanno richiesto, soprattutto per garantire ovviamente lo sviluppo, soprattutto per garantire ovviamente l'accesso allo studio, ma anche e soprattutto per dare un segnale importante a quel mondo giovanile che oggi chiede l'aiuto del nostro territorio e chiede sinergie. Non possiamo pensare che i giovani possano avere risposte in maniera unilaterale, c'è bisogno di costruire sinergie con il mondo dell'università, con il mondo delle imprese, con la Regione del Veneto e capaci di offrire loro delle prospettive. Il tema che si connette tra l'altro ad un altro grande tema che è quello dell'innovazione, su cui abbiamo voluto investire ulteriori 5 milioni di euro con questo bilancio che andremo ovviamente ad adottare nei prossimi giorni e che rappresenta un altro veicolo fondamentale. Oggi l'innovazione permette competitività e i giovani stanno dove c'è competitività e le imprese stanno dove i territori possono essere competitivi e attrattivi. Questo non può non implicare anche nella riorganizzazione
della macchina regionale la capacità di costruire anche un'area dedicata al tema dell'innovazione e dell'implementazione tecnologica. Prima l'ho citato in materia di sanità, in materia sociale, ovviamente è un tema trasversale che riguarda tutti e che continua a rivestire un ruolo fondamentale. Così come per quanto riguarda il tema del turismo e della cultura, per garantire un'offerta diffusa nel nostro territorio, per garantire percorsi culturali e turistici diffusi nel nostro territorio, capaci di arrivare anche e soprattutto nelle realtà locali, capaci di fare sinergie anche con gli enti locali. Lo sviluppo di sinergie con sindaci e amministratori locali anche su questi settori risulta fondamentale, anche per quanto riguarda dal punto di vista culturale le piccole realtà culturali dei nostri comuni, che rappresentano delle forme di identità che sono fondamentali per la nostra comunità veneta. Credo che su questo e tanti altri temi di cui potremmo star qui a discutere per ore ci sia bisogno che questo Consiglio regionale possa portare le proprie posizioni, possa portare la propria voce, possa contribuire a guardare al futuro del Veneto sicuramente nel rispetto della contrapposizione delle parti, ma senza dimenticare che su alcuni settori strategici del nostro territorio ci sia la possibilità di dialogare tra maggioranza e opposizione, ci sia la necessità di guardare al futuro, perché alcune riforme di cui vi ho citato prima, quella della casa, quelle delle IPAB e riforme di questo tipo, non possono essere appannaggio del centrodestra o del centrosinistra, devono trovare delle forme di condivisione e se saremo in grado, non è facile perché è giusto e normale che ogni gruppo consigliare abbia le proprie rivendicazioni e abbia le proprie proposte, ma se saremo in grado di trovare la sinergia giusta, queste riforme potremo portarle a casa nel più breve tempo possibile. Quindi l'auspicio che faccio, al di là dei normali contrasti politici e voglio dire partitici che possono esserci in un'area assembleare come questa, è che su questi grandi temi riusciamo a creare un Consiglio regionale costituente capace di dare risposte. Io credo fortemente in questo perché conosco la sensibilità di tanti consiglieri su queste tematiche e sono assolutamente convinto che questo Consiglio regionale tutto saprà dare le giuste risposte. Io da Presidente della Giunta regionale, ma sono assolutamente consapevole, tutti i capigruppo consigliari riconoscono queste urgenze, riconoscono queste priorità, sanno che è molto meglio scendere in campo a vincere la partita che restare a bordo campo a protestare o a fare polemica. Non serve a nulla per il Veneto e i veneti sono persone concrete e preferiscono vincere le partite. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Presidente Stefani. Io inizierei con la votazione. Allora, capiamoci, facciamo un minimo di sgambamento a bordo campo con le prime votazioni che le farò lente, dopodiché dobbiamo correre. Vi è chiaro il concetto, no? Ovviamente rispettando il regolamento, ovviamente rispettando eventuali interventi, eccetera. Abbiamo intanto, colleghiamoci tutti col... Bene. Questo qui c'è un posto, giusto? Io devo aspettare, giusto? Sì, appena... Allora. Bene, primo emendamento, presentatore, prego mi dica. Dalla Pozza. Prego. Sull'ordine dei lavori, Presidente, ieri abbiamo interrotto il Consiglio e ci è stato detto, a mia domanda precisa, se la discussione generale era chiusa oppure no. Adesso io non vorrei dover andare al VAR, come si suol dire, ma ieri la discussione generale
risulta che non fosse stata chiusa. No, è chiusa, è stata dichiarata chiusa e nei verbali, consigliere. Andremo a vedere. Andate a controllare, l'ho detto a verbale, ma addirittura c'è stato anche un dibattito perché ho voluto dare comunque l'opportunità per le questioni personali a più di qualche consigliere, vista e considerata la situazione. Adesso non esiste che dite che il dibattito non era chiuso, l'ho dichiarato, vado a controllare. Sì, io legittimamente rispondo, ma siccome ha messo in dubbio che io l'abbia detto, e quindi non è legittimo mettere in dubbio, dissento anch'io. Allora, primo emendamento, lo 0248, presentatore Galeano, parere commissione. Presidente Tomello deve essere veloce. Stia pure seduto e tenga... Ti faccio così? Allora, ci capiamo, se volete... No, deve dichiarare il parere. Parere favorevole. Bene, votazione. Io cosa devo fare qua? Posso fare andando qui sulla pagina principale. Ma che casino è? Vieni qua. Silenzio per favore. Cos'è stato? Prego. La votazione è chiusa. Scusate, il Presidente ha dato parere favorevole. Ma no. Allora, il parere della Commissione è favorevole. Chi è che non è riuscito a votare? Rifacciamo la votazione. Rifacciamo la votazione. Vai. Allora, ascoltate un attimo. Allora, non parlino quelli che non hanno problemi, alzino la mano quelli che hanno problemi. Boh, che problemi avete? No, chi ha problemi con il sistema tenga la mano alzata. Prego. Perché che sembra stile? Boh, riapriamo la votazione e la teniamo aperta. Vediamo di capire se ci capiamo. Siamo sempre al primo emendamento, la votazione è aperta e resta aperta. Alzi la mano chi ha ancora problemi con... Prego. Per favore chiedo silenzio a chi è riuscito a votare. Ok? Sì. La votazione è chiusa.
Ma no cosa? Ma sentite, non possiamo avere questi tempi qui per votare. Ma qual è il problema? No, capito, cazzo, cioè. Io non so chi si è inventato sta roba qua, comunque. Se in Parlamento usano una roba del genere, siamo ancora a prima modifica della Costituzione, non alla 20ª. 20 volte è stata modificata la Costituzione. Ha votato? Dai, la diamo per votata, dai, via, intanto mettete a posto. Andiamo avanti. Per me è chiusa questa votazione. È approvato l'emendamento. Siamo al quadro di riferimento di finanza pubblica regionale, finanza regionale e federalismo fiscale, emendamento del consigliere Manildo, lo 0247 è accantonato. Lo discutiamo dopo. Andiamo avanti. L'emendamento 0249 del consigliere Galeano, parere della Commissione. Parere favorevole. Voto. Beh, sono favorevole, penso che sia chiaro che è verde, no? Ah, perché voi siete daltonici? Votazione chiusa. Approvato. Insomma, cosa avete combinato con quel sistema? Mettete a verbale che si adegua sempre alla votazione. Parte 2. La programmazione regionale, missione 01, servizi istituzionali. Emendamento del... Oh, guardate, dovete fare in modo, fare la cortesia di non far brusio, perché se vogliamo far veloci dobbiamo stare là a testa bassa. Se cominciamo a commentare ogni roba non finimo più. Prego. Avrai il tempo per ritirare, vedrai. I tuoi. No, lo dico per i tuoi. 0250 presentato dal consigliere Michalizzi. Il parere della Commissione? Parere contrario. Consigliere Michalizzi, lo lascia questo? Lo lascia o lo ritira? Ma io lo lascio al microfono lo lascio. Sì, ma qua sei che sei dei chi tempi che no. Eccomi. No, dicevo che come già detto in Commissione io non lo sottopongo al giudizio dell'Aula perché un emendamento che dice promuovendo altresì la diffusione della cultura dell'inclusione e dell'accessibilità anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione delle buone pratiche territoriali mi sembra, come dire, un tema condivisibile. Grazie. Consigliere, a votazione aperta. Votazione chiusa, respinto. Consigliere Ostanel presenta lo 002. Parere della Commissione? Contrario. No, è accantonato. Accantonato. Silenzio per favore. Lo 0251 Galeano, consigliere Galeano, parere Commissione? Parere Commissione? Aspetto il micro. Parere contrario. Voto. Votazione chiusa. Respinto. 0252 consigliere Galeano, parere Commissione. Parere contrario. Votazione.
Votazione chiusa. Non approvato. Emendamento 0003, consigliere Stanel, parere commissione. Parere favorevole. Grazie. Votazione aperta. Appena mi serve. Votazione chiusa, approvato. Emendamento 0253, consigliere Michalizzi, parere commissione. Parere commissione. Ma cazzo. Parere contrario. Scusa Presidente, 04 è saltato uno, lo 04, Presidente. Ma non l'abbiamo votato No, prima. lo 03, adesso lo 04. Ah, scusatemi, è colpa mia. Scusatemi. Allora votiamo questo che siamo già sul pezzo. Lo 0253, consigliere Michalizzi, contrario. Andiamo avanti, quindi aperta la votazione. Scusatemi, ho fatto io un errore, c'erano due di Ostanel. Prima di andare al voto. Adesso torna indietro. Bene. Bocciato, chiusa votazione. Mi scuso per l'errore. Parere allora, emendamento 0004, consigliere Ostanel, parere commissione. Prego. Prego. Diamo per letto sull'ordine dei lavori. Se ci lascia un minuto per dire lo do per letto oppure lo illustro, in questo caso lo illustro. Beh. Questo è un emendamento su cui so di avere parere positivo, ma ci tengo a illustrarlo perché parla di prendere una buona iniziativa anche rispetto al lavoro di questo Consiglio e della Regione del Veneto di utilizzare un linguaggio rispettoso della parità di genere. Ieri mi ha declinata al femminile. Però il Penso parere sia positivo, consigliere, le ricordo, sto da parte di intervenendo tutti. perché è una cosa importante e quindi penso che questo sia un punto importante su cui appunto abbiamo avuto finalmente parere positivo. Grazie consigliera. Mettiamo al voto, aperta votazione, parere favorevole della Commissione, lo 0004 Ostanel. Via. È aperta la votazione. Approvato, chiusa la votazione. Emendamento 0254, consigliere Galeano. Parere commissione. Accantonato. Sì, scusate, emendamento 0222, consigliere Cendron. Parere commissione. Accantonato. 02023, consigliere Cendron. Parere commissione. No, fermi ragazzi. Cendron, ne ha uno accantonato e uno contrario. No, Boh. devo dire anche il 220. Quindi i due emendamenti Cendron, il 22 e il 23, sono entrambi accantonati. 0256, consigliere Galeano. Parere commissione. Parere favorevole con modifica, se accettato con la modifica. Lo 0256. No, il Galeano per noi, è 55. Vuol dire che c'è un errore nella scrittura. Vabbè, Michalizzi hanno invertito i nomi. Sì, con modifiche, Michalizzi. Leggi la modifica, Presidente. Sì. La modifica è levare la parola in coerenza con i principi dell'Universal Design.
Quindi, se accettato, parere favorevole. Ok. Forza Presidente. Ma scusatemi, perché non ha la parola il Presidente? Dagli la parola. E anche lo stralcio negli strumenti di finanziamento regionale. Ok, il presentatore è d'accordo, risulta accolto con modifiche, aperta la votazione. Sì, ma il Presidente ha già capito. Ha dichiarato che ha accettato, state attenti ragazzi, l'ha dichiarato a microfono. Se stavi attento lo sentivi lo stesso da quella distanza. Chiusa la votazione, approvato. E le stiamo rispettando tutte. Consigliere Galleano, lo 0255, parere Commissione. Parere contrario. Aperta votazione. Galleano, lo 0255. Questo è Cunegato, Stanei, prima Cunegato. Io ti controllo. Non approvato, chiusa votazione. Emendamento 0005, Cunegato Stanel. Parere, intanto prenotati. Parere Commissione. Parere contrario. Prego, consigliere Cunegato. Grazie Presidente. Qui ci sono tutta una serie di proposte fatte anche in collaborazione con il Forum delle Famiglie. Abbiamo detto l'altro giorno dalle note del DEFR che non facciamo più figli, 1,2 figli a famiglia, siamo passati in pochi anni a 50.000, a 29.000 nati e questa è davvero un'urgenza. Per questo abbiamo fatto tutta una serie di proposte sulle famiglie numerose. Perché chi ha un figlio solo ha la possibilità del 7% di essere in povertà assoluta, chi ne ha 2 del 10%, chi ha 3 figli ha il 20% di possibilità di stare in una condizione di povertà assoluta. Per questo voi ci avete detto prima che bocciavate tutto questo perché possono esserci anche famiglie con 3 figli ricche, ma qua chiediamo tanti provvedimenti, cioè con interventi mirati, quindi in base all'ISEE. Abbiamo chiesto una diminuzione della tassa sull'auto, abbiamo chiesto una diminuzione dei servizi di trasporto, un kit nei primi 1000 giorni. Insomma, bocciare questa cosa secondo me è davvero sbagliato perché è un'urgenza, quella della demografia, e bisogna affrontarla anche aiutando chi fa almeno 3 figli. Grazie. Grazie consigliere, aperta la votazione, parere contrario della Commissione. Prego. Chiusa la votazione. Respinto. Emendamento 0257, consigliere Michalizzi, parere Commissione. Parere contrario. Ma gliel'ho detto prima. Sì, devi aprire la votazione, scusa, magari. Sì. Apro la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Emendamento 258. Fate attenzione un attimo. Facciamo in modo che dopo il parere della Commissione, se non c'è la richiesta del proponente di ritirarlo, si va al voto. Quindi evito ogni volta di chiedervelo, così facciamo l'economia del tempo. 258, consigliere Michalizzi, parere Commissione. Parere contrario. Sì, ma scusami, non è che possiamo...
Aperta la votazione, scusate. Votazione chiusa. Respinto. Emendamento 006, insomma emendamento 6. Consigliere Ostanel, parere commissione? Sì, adesso ce lo dice. Parere favorevole con la modifica, ovvero sostituire il paragrafo con il seguente testo. Particolare attenzione sarà posta al personale della Regione del Veneto, specificatamente per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle competenze. No, si accende. Bene. Allora, il parere di accoglimento con modifiche, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento 259, consigliere Michalizzi. Lo registreremo. Dovete scusare, ma 259, consigliere Michalizzi, parere commissione? Parere contrario. Aperta la votazione. Votazione chiusa. Non approvato. Emendamento 260, consigliere Galeano, parere della Commissione. Parere contrario. Prego, consigliere Galeano. Posso ritirare? Prego. Grazie. Emendamento 268, consigliere Trevisi, parere Commissione. Uno, Presidente. Dov'è? Ah sì, eccolo qua, scusate. 261, consigliere Michalizzi. Allora, parere favorevole con le modifiche, ovvero eliminare le parole al fine di verificarne l'effettiva capacità di garantire pari opportunità e piena fruibilità di servizi. Si fa presente le... Consigliere? Sì, ok. Non mi sembravano parole così pericolose, ma accetto la modifica. Grazie. Pur di far passare il concetto. Accolto con modifica, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Numero 7, consigliere Ostanel, parere commissione. Parere contrario. Potremmo accantonarlo e discutere dopo, dai. Grazie al Presidente della Commissione. Prego. Ma guarda, hai assolutamente ragione, questo sistema ha avuto una grande progettazione, questo è il problema. E due microfoni insieme, tranne il mio. Ma prova a tenerlo acceso, vediamo. Date la parola a Tomello, per favore. Lasciategliela. A me piace di più il verde. Lasciate la il rosso, parola. però. Non togliamo i tempi bloccati al cronometro. Come un consigliere non si può togliere il tempo di parola. Buon dai, lasciala, no?
Dimmi. Col dito si faceva così. Sì, è che poi, vabbè, dai, faccio io, dai, avanti. No, lo dice il Presidente. Il Presidente. Basta ragazzi, avanti. Lo dice il Presidente. Allora, il 7 di Ostanel è accantonato. Missione 3, ordine pubblico e sicurezza, il 262 del consigliere Trevisi. Parere commissione, favorevole. Puoi anche dirlo a voce, Voto, aperta la votazione. È parere favorevole ragazzi. 262. Chiusa la votazione, approvato. Numero 8, consigliere Ostanel, fate attenzione. Parere commissione, contrario. Aperta la votazione. Vede l'esperienza di Montanariello che serve. Chiusa la votazione. Respinto. Emendamento 263, consigliere Trevisi, parere commissione. No? No, favorevole. È favorevole. Favorevole. Aperta la votazione per il 263, parere favorevole. È favorevole il parere. Mi porta dell'acqua da fuori. Se qualcuno mi porta dell'acqua. Meno male che abbiamo il... Chiusa la votazione. Approvato. Parere 264 Trevisi. Parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento 265 Trevisi, parere favorevole, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento 266 Trevisi, parere accolto con modifiche, mi dice il Presidente. Prego Presidente. Ma non sta acceso, Con modifiche, testo modificato, promuovere il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 48 del 2012. Quindi parere favorevole con questa rimodificazione. Consigliere Trevisi, lo accogliamo? Quello mediante, basta dire. Consigliere Trevisi? Bene, mettiamo la votazione. Parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Non approvato. Ah, mi sono dimenticato di mettere... Vabbè, ho preso. 267, consigliere Trevisi. Parere commissione favorevole, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. 268, consigliere Trevisi, parere favorevole, aperta la votazione. Approvato, chiusa la votazione. Prego, consigliere Manildo. Perché? 5 minuti. 5 minuti, non di più. Aggiudicata. 5 minuti però ragazzi, non di più.
No, bravissimi, grazie, veramente grazie, di parola bravi. Chiedo ai consiglieri di accomodarsi. E di al Presidente. Cicalino. Prego, accomodatevi, prendete posto. Accomodatevi. Prego, prendete posto. Ma sai che qualcuno mi ha detto Giovanni, che binario? Giovanni, intervieni te. Bene. Riapriamo il Consiglio, prego. Emendamento 269, consigliere Trevisi. Parere Commissione. Favorevole. Apro la votazione. Tienila un po' aperta. Parere favorevole. Tienila un attimo aperta perché stanno arrivando. Vabbè, ma parere favorevole. Cendron, parere favorevole, emendamento Trevisi. Bozza, eccoli qua, Mattaulo, forza, forza. È aperta la votazione, bisogna votare. È aperta la votazione. Sì. Votazione chiusa. Approvato. Emendamento numero 270, parere Commissione favorevole, aperta votazione. Trevisi sempre, scusate. Approvato, votazione chiusa. Emendamento 271, presentato dal consigliere Trevisi, parere Commissione contrario. Votazione aperta, parere contrario della Commissione. Votazione chiusa, respinto. Sì. Emendamento 272 Trevisi, parere Commissione favorevole, aperta votazione. Approvato, chiusa votazione. 273 Trevisi, parere Commissione favorevole, aperta votazione. Chiusa votazione, approvato. Emendamento 274 Trevisi, parere favorevole, aperta votazione. Parere favorevole. Consigliera Sambo, un problema? A posto? Bene, chiusa la votazione, approvato. Adesso andiamo alla missione 4, signori. Istruzione e diritto allo studio. Emendamento 275, consigliera Sambo. Parere Commissione contrario.
Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Emendamento 276, consigliera Sambo, parere contrario della Commissione. Consigliera Sambo, prego. Grazie, ci tengo a presentare, anche se velocemente, questo emendamento, perché con questo emendamento chiediamo di promuovere progettualità di ampliamento dell'offerta formativa e percorsi educativi trasversali che, accanto all'acquisizione di conoscenze e competenze e alle azioni di orientamento, concorrano alla crescita integrale della persona e alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli e responsabili, con particolare attenzione ai temi dell'affettività, dell'educazione ambientale e alimentare e del benessere. Proprio oggi, e ringrazio ovviamente il Presidente, mi sono state fatte la solidarietà rispetto a delle offese sessiste. Io credo che bisogna partire dai temi proprio dell'educazione e dell'educazione effettiva a partire dalle scuole. Purtroppo, quello che è successo a me purtroppo succede a tantissime donne, in particolare della politica, ma non solo, ma il tema credo della violenza di genere parte anche dalle parole e parte anche da quanto noi possiamo fare educando e iniziando dai nostri ragazzi e le nostre ragazze, direi anzi dai nostri bambini e dalle nostre bambine. Grazie consigliera, apro la votazione, parere contrario della Commissione, prego. Dopo c'è il 277, sì. Chiusa la votazione, respinto. Sì, anche... Il 277 Michalizzi, accantonato. Volete stare un po' buoni che vi dico. Il numero 10 Ostanel, accantonato. Un attimo che arriviamo. Numero 9 Cunegato, accantonato. Numero 11 consigliera Ostanel, un attimo, parere Commissione, contrario, prego consigliere. Illustro questo emendamento perché prima il Presidente Stefani ha appunto ricordato che quest'anno finalmente pagheremo tutte le borse degli studenti universitari. Io qui semplicemente dicevo di mettere che fin dall'inizio dell'anno accademico le avremmo pagate. Perché lo dico? Perché è un po' facile pagarle ora, che siamo in esercizio provvisorio. Gli anni scorsi ci trovavamo a farlo a dicembre ed era ancora più complicato. Allora, mettere nero su bianco in una programmazione triennale che pagheremo le borse all'inizio dell'anno accademico anche per gli altri anni era l'impegno importante da prendere oggi, perché altrimenti bene, quest'anno a dicembre ci ritroveremo di nuovo, sono sicura, in quest'Aula ad avere dei problemi. Allora, per non prendere in giro gli studenti universitari che stanno fuori di qui, l'unico modo sarebbe stato mettere nero su bianco che pagheremo le borse ogni anno che verrà, ma non è stato così. Grazie consigliera, votazione aperta, parere contrario, prego. Votazione chiusa, respinto. Consigliere Michalizzi, numero 280, accantonato. Consigliere Ostanel, numero 12, ritira. Grazie consigliera. Consigliera Sambo, 278, parere Commissione contrario. 278, consigliera Sambo, parere contrario, aperta la votazione. Votazione chiusa, respinto. Consigliere Sunski, numero 156, parere Commissione contrario. Aperta la votazione. Si coordina bene adesso. Bene. Consigliere Michalizzi, scusatemi, chiusa la votazione, respinto.
Consigliere Michalizzi 279 accantonato, mi dice il Presidente. Consigliere Ostanel, il numero 13 da discutere in aula, mi dice il Presidente. Dopo sentiamo il parere. Grazie Presidente. Questo è un emendamento importante perché riguarda, e illustrerò anche il prossimo così dopo non prendo ulteriore tempo, riguarda il tema delle scuole aperte il pomeriggio. Un tema importantissimo perché se noi investissimo nell'apertura delle scuole pomeridiane, offrendo dei servizi per la conciliazione vita-lavoro dei genitori, permetteremo ai genitori di avere un pomeriggio anche coperto dalle scuole e non solo dalle babysitter. Ci sono un sacco di progettualità in tantissime regioni, cercavo appunto di portarlo all'approvazione. Durante l'ufficio di presidenza mi è stato detto dall'assessore che si sta lavorando ad un intervento diciamo in questa direzione, quindi sono pronta al ritiro nel momento in cui ci sarà una rassicurazione che da questo punto di vista si sta facendo un lavoro. Grazie consigliera. Allora il parere è semplicemente negativo perché è una competenza statale. Va buon? È apprezzabile lo sforzo. Bene, votiamolo, prego. Aperta la votazione. Vabbè, non è che può esserci una ripicca su queste robe qua. No, questo è un parere negativo, Dai, consigliera, recupereremo per strada facendo. Chiusa la votazione, respinto. No, aspetta che devo. Vabbè, io sono. Vabbè. Mettetemi non votante su questa, per favore. Sì. Consigliere Cunegato, numero 14, parere commissione. Con modifiche? La parola. Favorevole. È favorevole Cunegato, Dico due parole velocissime. Veloci. Sì, semplicemente che veramente siccome ci sono altri emendamenti su questo, davvero è cambiato il paesaggio sociale. Dico solo che c'è uno studio fatto a Vicenza, no? Che dice, guardate, che non basta più andare a vedere quanti sono gli immigrati, perché a Schio, per dire, ci sono 5.000 immigrati, però ogni anno 500 prendono la cittadinanza, quindi dal 13% arrivi quasi al 26% di persone nate all'estero. Con questo studio fatto a Vicenza si scopre che il 20,5% sono nati all'estero, ma il 15% sono nati in regioni del sud e il 40% è nato fuori provincia, tipo Rucco anche credo. Quindi io credo che gli immigrati non sono più persone che fanno i lavori che non vogliamo fare, ma sono le persone che fanno i lavori. Grazie consigliere. Mettere in atto delle politiche a partire dalla scuola, ma anche fuori è fondamentale. Per favore. Presidente Tomaello, per favore. Parere favorevole con le modifiche che abbiamo concordato in commissione, quindi si leva l'ultima parte dai patti educativi fino alla fine e penso che il consigliere sia d'accordo. È aperta la votazione, parere favorevole con modifiche, votate. Sì, sono accettate le modifiche. Non fategli venire dubbi. Approvato, chiusa la votazione. Dovete essere veloci però ragazzi. Sì, hanno votato 39 persone. Già che te corrifiate più. Consigliere Michalizzi 281, parere commissione contrario. Ritira, grazie consigliere. Consigliere Michalizzi 282. Accantonato, mi dice il Presidente. Consigliere Michalizzi 283, parere favorevole. Aperta la votazione. No, sta di Parere favorevole è il 283. È il numero 64 per voi. A pagina 65, 284 del consigliere Michalizzi con parere favorevole, mi dice, no? Aperta la votazione.
Vabbè, votiamo, dai. Votiamo e basta. Chiusa votazione, approvato. 8. Allora, noi abbiamo un 208, non so se abbiamo un dubbio che sia di Cendron e non di Baldan. È di Baldan? Boh, accantonato consigliere Baldan. 285, consigliere Sambo, contrario al Presidente di commissione. La Commissione. Aperta la votazione. Perché ha scritto... Respinto, chiusa la votazione. Consigliere Baldan Flavio, il numero 209, parere Commissione contrario. Prego consigliere. Grazie consigliere. È ritirato. Consigliera Sambo, 289, parere contrario. Prego consigliere. Era per ritirare l'emendamento. Grazie consigliere. 288, consigliera Sambo. Grazie consigliera. 286, consigliera Sambo. Parere contrario della Commissione. Grazie. Numero 15, consigliera Ostanel. Parere contrario della Commissione. Grazie consigliera. 287, consigliera Sambo. Parere contrario della Commissione. Consigliera. Aperta la votazione, parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, il 16 è accantonato e il 17 è accantonato. Consigliere Rocco, 196, favorevole con modifiche. Mettiamo i voti? Prego consigliere. No, fermo là. Questo ci tengo solo a sottolineare che è sul tema di una business school di carattere regionale e su un politecnico di carattere regionale, quindi mi pare qualcosa di innovativo e mi fa piacere che su questi temi si possa lavorare assieme. Grazie. Eccomi qua. Allora, parere favorevole con le modifiche inserendo la seguente frase: per governare l'innovazione dotando le imprese venete delle competenze d'eccellenza necessarie per competere nei mercati internazionali al fine di contrastare l'immigrazione dei giovani futuri professionisti. Aperta la votazione, parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Sambo, il 290, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Lovat, 157, parere contrario. Aperta la votazione. Scusate. Chiusa la votazione, respinto. 197, consigliere Rocco, parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Sambo, 291, parere contrario.
Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. 2,24, consigliera Cendron, parere favorevole del Presidente. Aperta la votazione. Prego, consigliere. Fermo, aspetta un attimo. Prego. Se posso esprimere appunto la mia soddisfazione per appunto aver incluso anche la memoria storica e l'inclusione come temi fondamentali per la cittadinanza consapevole e responsabile. Ho apprezzato in particolare quello che è stata celebrata qui, la giornata della memoria assieme agli studenti, e credo che davvero il recupero della memoria storica permetta agli studenti di conoscere e comprendere gli eventi passati, di riconoscere le ingiustizie e le discriminazioni e di sviluppare quella che è una coscienza critica soprattutto, e il ripetersi di errori storici. È un modo di collegare il passato al presente e abbiamo detto proprio quel giorno di tenere puliti i sentieri della memoria e di insegnare rispettando anche quelli che sono diritti umani e costruire una società più equa. L'educazione all'inclusione, un altro punto fondamentale che è stato inserito, promuove quello che è il rispetto alla diversità, la valorizzazione delle differenze culturali, sociali e individuali e la creazione di quelli che sono ambienti scolastici accoglienti e sicuri. E davvero ne abbiamo bisogno che anche la scuola faccia la sua parte, oltre alle famiglie, per creare laboratori, cosiddetti laboratori di convivenza civile, dove ogni studente può sviluppare competenze di empatia, di responsabilità e di solidarietà. E quindi accolgo con favore la vostra approvazione e sempre con l'ottica di formare cittadini più giusti. Grazie. Grazie, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Baldan Flavio, 210, parere favorevole. Scusa? Se devo dire la modifica. Posso, Presidente? Sì, parere favorevole con le modifiche, ovvero levare nell'ultima parte con caratteristiche pluriennali. Quindi parere favorevole levando questa cosa. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Ostanel, numero 18, parere favorevole. Parere favorevole con le modifiche, si propone di seguire il seguente testo all'educazione affettiva e alla parità di genere. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Sambo, 292, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo, 293, parere contrario. Aperta la votazione. Votazione chiusa, respinto. Consigliera Sambo, 294, parere contrario. Aperta la votazione. Votazione chiusa, respinto. Consigliera Sambo, 295, parere contrario. Aperta la votazione.
Votazione chiusa, respinto. Consigliere Cunegato, numero 19. Prego, consigliere. Adesso arriva. Un attimo. Ecco, credo che questo sia un tema davvero importante, lo dico anche per l'assessora Mantoan, oltre che per l'assessora Roma e Gerosa, e che è veramente un dispiacere che votiate no. È un tema davvero che rischia di esploderci in mano, è l'integrazione scolastica, riguarda appunto tutti quei ragazzini con disabilità, bambini con disabilità che sono 104 col 3,3, quindi in condizioni di gravità. Purtroppo sono assistiti per 18 ore da insegnanti di sostegno e le altre ore da operatrici sociosanitarie che hanno dei contratti davvero da fame, dobbiamo dirlo, perché ci sono dei contratti per cui queste persone vengono pagate 9 euro lordi l'ora e ancora, come se fossimo nell'800, contratti da protocapitalismo, se il ragazzino o il bambino è a casa, queste non vengono pagate. Allora che cosa sta succedendo? Stiamo perdendo un patrimonio di professionalità, perché molte di queste lavorano da 20 anni, ci vuole una grande sensibilità, una grande conoscenza per affiancare ad esempio dei ragazzini o dei bambini con autismo, ma solo per fare un esempio, ecco, le stiamo perdendo. Che cosa sta succedendo? Che siccome ci sono questi contratti, no, che non consentono di avere una vita, ecco, noi abbiamo scoperto che già oggi ci sono bambini scoperti. Lo abbiamo appena denunciato a Valdagno, 4 bambini, tra l'altro quasi sempre immigrati, perché cosa succede? Siccome i genitori non hanno consapevolezza, questi vengono lasciati a casa, quindi si mischia una doppia discriminazione. Ecco, io credo che se la Regione, per questo mi dispiace che abbiate votato no, non interverrà per cambiare questi contratti, ci troveremo sempre più bambini e ragazzi con disabilità scoperta, così neghiamo insieme un diritto fondamentale a uno stipendio che concede una vita libera e dignitosa e dall'altra parte stiamo negando e negheremo sempre di più il diritto all'istruzione proprio a quei bambini e a quei ragazzi più fragili. Grazie. Parere contrario, votazione aperta. Prego. Votazione chiusa, respinto. Cunegato sempre come consigliere. Numero 20, parere della Commissione contrario. Votazione aperta. Votazione chiusa, respinto. Bene, passiamo. Scusa. Missione 5, pagina 90. Siamo giusti, pagina 90. Missione 5, pagina 90, il primo emendamento è... Che problema c'è, ragazzi? Devono cambiare volume. Ma no, noi abbiamo cambiato, noi siamo giusti. Cambiamo, vi serve... Sono pronti? Non è che lo devo fotocopiare. Ma a parte che ce l'hanno a video, è di più avere... Ce l'avete a video ecco, comunque? Guarda, ecco, che arrivano, ma ce l'hanno a video. Guarda. Bene, ci siamo? Bene, missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, pagina 9. Iniziamo con la consigliera Sambo, 296, parere contrario. Prego, consigliera.
Grazie. Questo emendamento chiede di intervenire appunto come Regione Veneto nell'ambito ovviamente delle proprie competenze per sostenere le lavoratrici e i lavoratori della cultura. Sappiamo quanta precarietà vi sia nell'interno, diciamo, dei lavoratori della cultura, molte volte sono per di più donne in maggioranza, e quindi chiediamo misure e risorse volte proprio a favorire la continuità professionale, ad esempio nei periodi di inattività volontaria, perché molte volte poi il lavoro anche culturale molte volte spesso si intreccia anche con la questione turistica, l'accesso poi a percorsi formativi e di aggiornamento professionale. Poi ovviamente sulla questione della precarietà avremo altre proposte, anche come quella del salario minimo, ma è evidente che in un territorio come quello veneto, dove insiste ovviamente una serie, cioè un numero cospicuo, ecco, una percentuale importante di lavoratori della cultura che ahimè alle volte si intreccia solamente con la questione relativa al turismo, è evidente che bisogna intervenire e certamente tra le competenze della Regione e tra le risorse che la Regione può mettere in campo si può fare molto. Grazie consigliera. A voto, aperta la votazione. Ricordo la Commissione dice contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanelli, numero 21, contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanelli, il 22, favorevole con modifiche. Diciamo subito le modifiche, Presidente. Accoglibile limitatamente alle seguenti parole: non va sottovalutata la capacità delle azioni culturali di contribuire alla rigenerazione degli spazi e tessuto urbano. Andranno sostenute iniziative in questo ambito, tra cui bandi a sostegno della realizzazione di festival diffusi nel territorio veneto. Quindi parere favorevole con queste modifiche. Ok, mi sembra accettato. Aperta la votazione, favorevole per tutti. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Ostanelli, numero 23, parere favorevole della Giunta. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Questo è un impegno che avevo più volte provato a portare la scorsa legislatura e sono contenta che in questo caso sia stato dato parere positivo, ma lo illustro perché è importante, perché continuiamo a dire che non ci sono abbastanza fondi per la cultura. È tempo, e ringrazio l'assessore in questo caso perché l'ha accettato, di fare un tavolo di lavoro con le fondazioni territoriali, perché lì i fondi ci sono, serve un assessore alla cultura che metta insieme quelle realtà e che porti ad erogare anche verso la Regione dei finanziamenti. Comuni e Regioni finanziati dalle fondazioni locali possono potenziare il nostro bilancio. Vabbè, ok. Aperta la votazione. Parere favorevole, vi ricordo. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Baldan Flavio, 211 il numero dell'emendamento, parere contrario della Commissione. Prego, consigliere. Ritiro, grazie. Grazie, consigliere. Consigliera Sambo, 297, parere contrario. Grazie, consigliera. 299, consigliera Luisetto, parere contrario della Commissione. Aperta la votazione, prego. Con un parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, il numero 24, c'è un parere contrario della Commissione. Grazie. Ho sentito. Vabbè, è ritirato, grazie consigliera.
Consigliere Lovat, il numero 198, parere contrario della Commissione. Aperta la votazione. Siamo su 158, parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, il 25. Prego, Presidente Tommaello. Parere favorevole con le modifiche, l'aggiunta della parola eventualmente. Inoltre si favoriranno meccanismi di dialogo tra il sistema degli enti partecipati della Regione e le realtà allo scopo di creare una filiera culturale veneta, eventualmente attivando eventi che diventino vetrina per compagnie ed operatori culturali. Bene, accettata la modifica, parere favorevole, aperta la votazione. No, facciamo al 25. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Michalizzi, 298, parere favorevole, aperta la votazione. Prego. Mettete a verbale su questo che c'è la consigliera Lanzarin favorevole. Grazie. Chiusa la votazione. Chiusa. Approvato. Siamo al numero 26 della consigliera Ostanella, pagina 102. C'è un parere favorevole. Avanti. Apriamo la votazione. Parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Il numero 27 della consigliera Ostanella è accantonato. Ok? Numero 159, consigliere Lovat, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Emendamento numero 1, Bozza, parere contrario. No, c'è il numero 1, Bozza, pagina 105. Prego. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Questo emendamento che era stato presentato dopo una valutazione insieme ai colleghi che prevede ovviamente il sostegno della donata degli alpini a Verona per l'edizione 2028 e insieme anche al Presidente Stefani, vista la sua decisione di sostenere questa candidatura e visto e considerato che ci sarà anche un impegno di spesa che dovrà essere messo da parte o messo a disposizione in questo caso dalla Regione, lo ritiro e lo affronteremo nella fase di bilancio quando insieme, aprendo già a tutti i consiglieri che vogliono ovviamente sostenere questa azione in modo da condividerlo fra qualche giorno. Grazie consigliere Bozza. Il numero 28, consigliere Cunegato, parere contrario, aperta la votazione. Ormai no, perché è aperta la votazione. Zio niente. Perché devi prenotarti? Sì, dopo. Chiusa la votazione. Respinto. Consigliera Sambo, numero 300, pagina 107. Aperta la votazione, parere contrario. Perché c'erano vostri emendamenti, è chiaro, no? Troverete la soluzione.
Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo, 302, pagina 109, parere contrario. Aperta la votazione. Bene, chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, numero 29, parere contrario. Aperta la votazione. Prego. Accantoniamo? Quindi? Lo trattiamo dopo, intanto guardalo. Ti va bene? Apriamo, parere favorevole. Va bene, prego. La riformulazione che abbiamo condiviso con la consigliera Martini e l'assessore Roma è: attraverso la consigliera delegata alle politiche giovanili verranno attuate tutte le politiche a favore dei giovani contenute in ogni singola missione in attesa dell'elaborazione della legge quadro regionale. Bene, mi sembra di capire che il parere a questo punto è favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Sambo, 301, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, numero 30, pagina 112, lo ritira. Consigliere Baldan Flavio, numero 212. Parere contrario. Ritiro, grazie. Grazie consigliere. Consigliera Sambo, 303. Mi dice il Presidente cose. Cosa? Favorevole con modifiche. Parere favorevole con modifiche, accoglibile tranne che la parte che prevede contributi diretti. Ok, abbiamo sentito che è stato accettato, parere favorevole per la Commissione e per tutti. Aperta la votazione. Approvato, chiusa la votazione. Consigliera Luisetto, numero 304, pagina 115. Prego, consigliera. Il parere contrario, scusami. Questo emendamento, intervengo brevemente per ribadire che era particolarmente importante, nel senso che, molto semplice ma importante, spesso si guarda all'impiantistica sportiva nelle dimensioni della realizzazione di nuovi impianti sportivi, invece c'è la necessità per i comuni molto spesso, che non ne hanno le risorse, di provvedere a piccole manutenzioni, penso a spogliatoi, a parti di gradinate, a pezzi di piste, a realtà che permetterebbero la fruibilità piena di impianti magari costruiti negli anni 90 e che ora hanno bisogno di manutenzioni. A livello locale non ci si riesce molto spesso, questo aveva l'obiettivo, questo emendamento, di inserire nel DEFRE un'attenzione particolare agli enti locali e allo sport nella visione delle piccole manutenzioni. Parere contrario, votazione, prego. No. Chiusa la votazione. Respinto. Numero 307, consigliera Luisetto. Parere contrario, consigliera, prego.
Anche qui mi dispiace davvero che sia contrario, perché seppure sulla carta ci sono accenni nel progetto di vita individuale delle persone con disabilità all'importanza dello sport, nella sostanza quello che accade è che sempre di più il progetto di vita è una certificazione delle possibilità che la persona ha ad oggi, senza che ci sia una promozione ulteriore, un'attenzione ulteriore alla necessità che lo sport diventi parte dell'inclusione, uno strumento essenziale per promuovere l'inclusione della persona con disabilità. Quindi aveva l'obiettivo di inserire nella programmazione regionale un'attenzione specifica sullo sport per le persone con disabilità come strumento di inclusione, quindi mi dispiace che non venga accolto. Grazie consigliera. Al voto, parere contrario. Votazione chiusa, respinto. Consigliera Sambo 305, parere favorevole, votazione. Parere favorevole. Votazione chiusa, approvato. Consigliera Sambo 306, parere contrario. A votazione aperta. Votazione chiusa, respinto. Consigliera Sambo. C'è un accantonamento qui, mi sembra di capire, il 310. Consigliera Sambo 308, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo 309, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Il 312 sempre della consigliera Sambo, contrario il parere della Commissione. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo, il 311 a pagina 123, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, numero 31, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, il 32. Grazie consigliera Ostanel. Consigliera Sambo, ritirato da parte del consigliera Ostanel. Consigliera Sambo 313, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo il 314, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Missione 7, turismo, siamo a pagina 128. Consigliere Baldan Flavio 213, parere contrario. Prego consigliere. Grazie Presidente, ritiro. Grazie consigliere.
Consigliere Cunegato, il numero 33. Prego, Presidente Tomaello. Con modifiche, se accettate, che abbiamo discusso in Commissione, aggiungendo compatibilmente con i sistemi informativi regionali e le altre cose. Ecco. Prego, consigliere. No, Badan forse ancora deve togliere la prenotazione. Sì, grazie. È importante riuscire a farlo al meglio, visto che nel settore, secondo l'Istat, il 24% è irregolare e il 40% dei lavoratori ha un imponibile di sotto i 10.000 euro. Quindi controllare perché non si diffonda un lavoro grigio o povero è davvero importante. Grazie consigliere. Parere favorevole, il numero 33, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Cunegato, il 34, parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. 160, consigliere Lovat, parere contrario, aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo, il 3 e 16, parere contrario. Prego, consigliere. Sì, questo è uno dei temi fondamentali per la città di Venezia, ovviamente, ma che inizia a diffondersi anche in altre città tutta Italia, che sono legate a fenomeni di overtourism e quindi di turismo di massa. Quindi è evidente che c'è la necessità di istituire il prima possibile strumenti di regolamentazione degli affitti brevi, delle locazioni brevi, ovviamente in particolar modo nei comuni a maggiore pressione turistica e nei capoluoghi di provincia. Questa è una necessità, l'esempio di Venezia è un esempio eclatante ormai, diciamo che fa scuola in senso negativo, ecco, in tutta Italia, in tutto il mondo, dove il numero dei posti letto offerti dalle locazioni turistiche ha superato il numero dei residenti in città d'acqua, quindi è evidente la drammaticità, cioè ci sono più posti letto che residenti. Quindi è evidente che su questo c'è bisogno di una regolamentazione, noi sappiamo benissimo, c'è già, anzi in queste ore si sta provando a votare anche come opposizioni in Consiglio Comunale una regolamentazione in tal senso proprio parallelamente a questo Consiglio. C'è già un emendamento a livello nazionale che è l'emendamento Pellicani che prevedeva la possibilità di regolamentare per Venezia, noi qui lo poniamo come tema ovviamente regionale. Io faccio questo esempio ovviamente che è la città di Venezia che ovviamente ormai è impossibile trovare una casa, costruire una famiglia proprio per l'assenza di abitazioni e proprio per questa presenza massiccia non solo di chi magari ha una casa e l'affitta magari per darla ai propri figli e ai propri nipoti, ma chi ormai ha decine e centinaia di appartamenti. Ormai è diventata una speculazione che va fermata e quindi questa è la proposta appunto di regolamentazione. Grazie consigliera, aperta la votazione, parere contrario, prego. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Cendron, il 2,25 è accantonato. Consigliere Rocco, il 198 è un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliera Cendron, il 2,26, parere contrario. Lo ritiro e lo mettiamo al voto. Il 2,26 a pagina 136. Grazie consigliera, ritirato. Consigliere Rocco 199, parere favorevole, aperta la votazione.
Siamo sul consigliere Rocco, il 199. Parere favorevole. Chiusa la votazione. Approvato. Consigliere Lovat, 191. Parere contrario. Aperta la votazione. Sì, 161. Contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Cendron, il 227, parere favorevole. Aperta la... Prego. Aspetta che ti arriva la parola, qua qualche ora arriva. Ce la facciamo. No, è davvero un modo, anche questo, per i percorsi del cosiddetto sacro, per valorizzare anche i piccoli borghi storici e i luoghi identitari del nostro Veneto. Quindi Infatti è stato esprimo accolto. soddisfazione. Aperta la votazione. Cosa è successo? Fate messo in selfie. Chiusa la votazione, approvato. Lanzarin e De Berti. Numero 317 Del Bianco, consigliere Del Bianco. Favorevole, votazione aperta, favorevole. Scusa. Approvato, chiusa la votazione. 318, consigliere Michalizzi, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. 319, sempre Michalizzi, parere favorevole, aperta la votazione. Parere favorevole. Chiusa la votazione, favorevole, approvato. 162 Lovat, parere contrario. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Ho consigliere Ostanelli, il 35, parere favorevole. Grazie. Aperta la votazione. Abbiamo già anche finito di votare. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Sambo, 3,15. Parere contrario, aperta la votazione. Pressi, va a votare. Che quelli da Sambo non te che ne ha votato uno contro. Votazione. Contrario, ecco, Lanzarin contrario, grazie. Chiusa la votazione, respinto. Siamo alla pagina 147, è l'ultimo della missione numero 7, il numero 36, consigliera Ostanel, parere favorevole. Vuoi intervenire? Prego. Grazie Presidente, intervengo perché questo è un tema importante su cui la Regione del Veneto non ha più scuse, perché rispetto alla scorsa legislatura ci sono state sentenze della Corte Costituzionale che hanno fatto capire che regolamentare gli affitti brevi è possibile
che si possono dare degli strumenti ai comuni per farlo in maniera equilibrata assieme alle organizzazioni di rappresentanza e agli amministratori comunali, senza imporre delle regole dalla Regione, ma dando la possibilità ai comuni di legiferare in questa materia. L'hanno fatto altre regioni, c'è un progetto di legge depositato a mia prima firma ed altri in questa consigliatura. Questo emendamento dice di arrivare a definire una norma equilibrata e spero davvero che questo potrà accadere entro 5 anni. Grazie consigliere, favorevole, aperta la votazione. No, basta. Basta. No, è intervenuta la presentatrice e basta. Però dai, basta un intervento. Per favore. Dai. Io credo davvero che sia importante che abbiate votato questa cosa qua, è un problema importantissimo. A Padova ricordo che gli affitti brevi sono aumentati del 70% in 5 anni, a Venezia, l'ho già detto bene la consigliera, ci sono più residenze turistiche che di residenti e questo ovviamente incide, no? Altre regioni l'hanno già fatto, come l'Emilia Romagna. È importante che questo non resti solo nel DEFR ma venga al più presto realizzato in un piano casa organico. Prego, aperta la votazione. Parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Passiamo alla missione 8, assetto del territorio e edilizia abitativa. Numero 320, consigliere Montanariello. Prego. 320. E il parere è contrario. 149. Per favore, aperta la votazione. Grazie. Consigliere Michalizzi 321, pagina 150, parere contrario. Aperta la votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. 322, consigliere Montanariello, favorevole. Grazie. Aperta la votazione. È favorevole. Chiusa la votazione. Approvato. Consigliere Montanariello, il 323, parere favorevole. Aperta la votazione. Grazie, approvato. Consigliere Montanariello 324, favorevole il parere. Avanti, grazie. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Dimmi. Per favore. 325, consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie. Il 326 idem. Il 327 idem. Allora, i 324 e i 325 sono ritirati. Su 327. Prego. Presidente, dispiace che non abbia parere favorevole perché si inseriva il concetto di eliminare i margini di consumo di suolo non necessario, quindi non era un approccio ideologico ma strettamente pragmatico che guardava verso il futuro come quello precedentemente. Grazie. Aperta la votazione, parere contrario 327.
Votazione chiusa, respinto. 3,28, parere contrario. Grazie consigliere. 3,29, parere contrario. Grazie. 3,30, parere favorevole. Aperta la votazione. Votazione chiusa, approvato. 3,31, consigliere Michalizzi, favorevole parere. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Michalizzi, il 3,32, parere. Scusami. Allora il 3,32 consigliere Montanariello accantonato. Il 333, il 333, sempre favorevole, avanti, aperta. Vi ricordo il parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Il 3,34 Montanariello, parere contrario. Avanti con la votazione, per favore. È parere contrario. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. 3,35, parere contrario. Votiamolo, aperta la votazione, siamo sul 3,35. Chiusa la votazione, approvato. Il 3,36 lo ritira, grazie consigliere. Il 3,37, 3 contrario. Grazie consigliere. 3,38 è accantonato. 3,39 parere contrario. Grazie consigliere. Il 3,40 parere favorevole. Voto. Avanti con la votazione. Parere approvato. 3,41. No, 3,41 non è contrario. Sì? Come? Io l'accantonamento 31 e 3,41. 3,41. Allora non rifugia. Chiedi l'accantonamento? Chiedo l'accantonamento per chiarirci dopo, né più né meno. Sì, tanto. Lo faccio per evitare che mi avete detto sì e dopo le portate no. 214, consigliere Baldan Flavio, favorevole. Contrario. E chi è che ha fatto sta? Questi sono due sbagliati. Al voto, prego. No, votiamolo allora. No, scusi, ritiriamolo allora. Grazie. Hai ragione, il microfono. Allora, siccome c'era stata un po' di confusione, avevo capito sì, no, cioè mi pareva no, comunque lo ritiro. Grazie. Grazie. Il 37 consigliere Ostanel, accantonato. Il 342 consigliere Montanariello, contrario. Grazie consigliere. Il 343 consigliere Michalizzi. Prego. Il 343? Sì. No, sì, ma non sono le modifiche che si dice. Presidente Tomaello, 343. Modifiche. Sì.
la missione corretta dove inserire il capoverso. Allora, il parere è favorevole, però dobbiamo apportare una modifica per mettere la missione corretta. Per favore, quindi è un problema solo di intestazione. Accantoniamo, se possibile. Era votabile. 3,44 Michalizzi è accantonato, 163 L'abbiamo sistemato. Il 3,44. Allora, prego. Sì, l'abbiamo sistemato, anzi voglio ringraziare l'assessore Roma per la collaborazione e la sensibilità e l'emendamento mette l'accento e sottolinea il fatto che la Regione continui a lavorare soprattutto con quei comuni che hanno adottato i PEBA. Io personalmente ho avuto anche l'esperienza di lavorare in questo senso, nel senso che come amministratore e assessore ai lavori pubblici del mio comune, grazie tra l'altro al finanziamento della Regione Veneto abbiamo realizzato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e quindi anche introdotto molte innovazioni. Quindi in virtù anche di questa esperienza, come dire, personale, lo dico anche, come dire, a beneficio di altri emendamenti che assomigliano e fanno un po' e seguono il filo logico di questo, introdotti nella parte che riguarda la programmazione del territorio. C'è stato uno sforzo sulla parte di emendamenti di inserire la sensibilità dell'accessibilità sugli aspetti che riguardano la programmazione e la gestione del territorio. Il DEFR fa spesso riferimento ai temi dello sviluppo legato alla sostenibilità e poco invece sui temi dell'accessibilità, quindi questo è un lavoro importante. Vedo che su questo emendamento, e chiudo, si fa riferimento a un rapporto con il Ministero, va bene, l'importante è che il concetto ci sia, mi auguro che poi troveremo modo perché anche la Regione possa sostenere questi interventi. Grazie consigliere, votiamo l'emendamento che è accolto con parere favorevole, il 3,44. Grazie. È verde. Cambia, non è chiuso. Approvato. Consigliere Sumschi, numero 163. Parere contrario. Voto. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Michalizzi 3,45, parere contrario. Aperta la votazione. Ormai è andata, dai. È aperta la votazione, ecco. Votazione chiusa. Respinto. Consigliere Michalizzi il 3,46 lo ritiri? No. Votiamolo. Parere contrario. Votazione chiusa. Respinto. Consigliere Michalizzi il 3,47. Parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Approvato. Consigliere Michalizzi 3,49. Accantonato. Ah sì, scusami, 3,48. Contrario. Lo ritiri o lo votiamo? Ritirato, grazie. Consigliere Michalizzi 3,49 è accantonato, mi sembra di capire. Consigliere Michalizzi 3,50 contrario. Ritiri?
Votazione. Siamo sul 3,50 ragazzi. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Galeano il 3,51. Favorevole. Prego, consigliere. No, la votazione non c'è proprio, deve parlare il consigliere. No, ma non è colpa vostra, non abbiamo mai aperto. Prego. Ecco, grazie. Allora, questo sì dell'inserimento dei servizi ecosistemici come fattore comune con cui valutare le politiche in tema di consumo di suolo e pianificazione anzitutto, sono contento che venga assunto con parere favorevole e che quindi venga inserito all'interno nel DEF. La cosa importante sarà poi rendere concreta questa possibilità, questa previsione, perché cambia di fatto il paradigma, è un indice innovativo che viene inserito nelle politiche di pianificazione e consente di tenere insieme, nel momento in cui vengono fatti degli interventi sul territorio, appunto in fase di pianificazione stessa, tutta una serie di fattori e indicatori che permettono appunto di far sì che ogni intervento che viene fatto sul territorio non alteri e quindi conservi o possibilmente migliori quelli che sono appunto i servizi ecosistemici nel territorio stesso. Ripeto, è un cambio di paradigma importante, dovremo fare di tutto e su questo insomma faremo il nostro ruolo per far sì che poi questa previsione sia effettiva anche nelle politiche pianificatorie, cose che ad oggi non avviene, l'abbiamo visto col consumo di suolo e quindi sarà un impegno da parte di tutti. Grazie. Grazie consigliere, aperta la votazione, parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Montanariello il 3,52 è accantonato. Il 3,53 sempre Montanariello, parere favorevole. Letto? Votazione, prego. Siamo a 3,53. Ottima miseria, cosa è successo? Chiusa la votazione, approvato. Il 3,54 parere favorevole, aperta votazione. Montanariello 3,54. Vai, siamo già in votazione. Approvato, chiusa votazione. 38, consigliere Stanel. Presidente. Prego. Grazie Presidente. Questo è un emendamento che presento perché appunto in ufficio di presidenza con l'assessore abbiamo discusso a lungo del fatto che serve una revisione della norma urbanistica rispetto alla regolamentazione dei poli logistici, come stanno facendo altre regioni, penso alla Lombardia dello stesso colore politico di questo, fino a prova contraria. E quindi anche in questa regione noi potremmo effettivamente arrivare a definire una norma che regoli la maggior parte di quello che oggi fa consumo di suolo in questa regione. L'assessore appunto a voce prima diceva che c'è un impegno nel rivedere alcune delle norme che noi abbiamo in questo senso e quindi sono disposta al ritiro nel momento in cui abbiamo una conferma anche in quest'Aula. Grazie. Immagino che l'assessore debba dire qualcosa. Sì, grazie Presidente. Confermo che nella revisione del testo unico sull'urbanistica e l'edilizia ci saranno anche elementi che giocoforza insomma riguarderanno anche questi aspetti, per cui accolgo con favore il fatto che sia ritirato l'emendamento e si possa discutere poi nelle sedi opportune, insomma le proposte anche in Commissione e anche come assessorato, insomma faremo proposte in questo senso. Bene, 38 Stanelli è ritirato, il 39 è un parere contrario. Votazione. Con parere contrario. Votazione.
Chiusa la votazione, respinto. Il 3,55 consigliere Montanariello è accantonato, mi sembra di capire, no? Sì. 3,56 consigliere Manildo, parere favorevole, andiamo al voto. Approvato, chiudiamo la votazione. 3,57 consigliere Montanariello, parere contrario, grazie. E il 2,15 consigliere Baldan Flavio. Lo ritiro, Presidente, grazie. Consigliere Montanariello, il 3,58 è accantonato. Sì, ha detto. È accolto con modifiche? Prego. Accolto parere favorevole con modifiche in corso di definizione di modello relativo alle dotazioni territoriali. Prego, consigliere. Adesso arriva. Con calma, ma arriva. Accetto le modifiche. Bene, voto. Pronti per la votazione? Parere favorevole. Chiusa la votazione, approvato. 3,59, sempre Montanariello, parere contrario. Prego. Grazie Presidente, questo credo che meriti particolare attenzione perché se non ricordo male, spannometricamente parlando, siamo nell'alveo del preziario veneto e io chiedevo di inserire, dopo le parole del preziario 2023 negli aggiornamenti, di dire che questo dovrà avvenire eliminando ogni forma di ribasso nel preziario succitato, quindi preziario veneto, visto l'attuale contesto socio-economico e nella tutela della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro. Perché vorrei ricordare che se l'ente Regione Veneto decide di avere nel suo preziario dei lavori un meno 20% e qualcuno si aggiudica quest'opera facendo come minimo un ribasso di meno 2, meno 3%, voi dovete dirmi oggi chi è quel soggetto che può venire a fare l'opera ribassando del 23-24%. È chiaro che ci sono soggetti che vanno in contrazione economica, abbiamo visto opere strategiche del Veneto fatte in occasione delle Olimpiadi che sono rimaste bloccate perché l'azienda è saltata, e lo abbiamo visto con la famosa tratta ferroviaria del Marco Polo, no? Che doveva andare verso l'aeroporto, che è saltata l'azienda. Ci troviamo dopo i procuratori che ci ricordano che ci sono infiltrazioni mafiose e io dico non è collegato, però è evidente che se noi non dobbiamo avere un ribasso totale, alle aziende che fanno tutto in regola, pagano i dipendenti in regola e tutto, è più facile dargli la possibilità di partecipare a una gara, senza che queste dopo scoppiano, perché quando il lavoro è poco pagato e si va al ribasso, è chiaro che io mi pongo il tema, con tutto il rispetto per le aziende, ma che non tutte le aziende nella legittimità riescono a correre ad appalti che sono meno 20-25%. È chiaro che ce ne rimette il lavoratore o la sicurezza sul lavoro o l'ente Regione Veneto, visto Presidente Zaia, che anche opere, ripeto, come la linea ferroviaria per Tessera si è fermata perché è saltata l'azienda. E quindi io credo, Presidente, che il preziario di un ente pubblico non debba essere al ribasso, per 1000 motivi, morali, economici, perché c'è il ribasso che fanno loro e vi ricordo, Presidente Zaia, che questa richiesta non è del matto di Montanariello, ma sono anni che ve la sta facendo ANCE, quindi un ramo di Confindustria, sì, ci sono anche le lettere che ha mandato ANCE, gli ultimi incontri li ho fatti un mese fa e c'è persino l'associazione costruttori, ricordo le lettere che ha mandato all'ingegner Dorigo e all'assessore De Berti 2 anni fa, ne abbiamo anche discusso in commissione, persino l'ANCE ci dice che il preziario veneto non può essere meno 20%. Andatevi a recuperare la corrispondenza, ANCE è un ramo di Confindustria, non è un ramo dei sovietici di sinistra, quindi voglio dire, facciamoci una profonda analisi su questo.
Grazie consigliere, votazione, parere contrario. Scusate. Ah, ma se interveniamo in due sullo stesso. Vai. Sarò molto veloce perché penso che la Giunta e l'assessore Ruzza conoscano il tema. Riprendo perché il consigliere Montanariello ha detto non solo il matto di Montanariello, ma mi sento di dargli manforte in questo caso perché è un tema molto delicato per le nostre imprese, ma io direi anche per i nostri comuni. I comuni vedono con simpatia, perché c'è un risparmio di spesa, il fatto che ci sia la possibilità del ribasso, ma poi se andiamo a vedere l'esecuzione delle opere porta o che le opere non vengono finite o perché non ci sono adeguate coperture degli oneri di sicurezza o perché ci sono forme di subappalto non proprio chiarissimo. Quindi io veramente penso che questo sia un tema da affrontare con grande serietà perché ne va della qualità delle opere e dello sviluppo del nostro territorio. Grazie consigliere Manildo, aperta la votazione. Parere contrario. Io c'ho... Cioè, il mio non va però, No, io c'ho un problema col computer. Non si prende la votazione. Ah, boh, grazie, scusate. Grazie, votazione chiusa, respinto. 360 Montanariello, parere favorevole. Votazione? No, favorevole. E 360. Bene, chiusa la votazione, approvato. Il 40, Ostanel, parere favorevole. E la pagina 196. Grazie Presidente. Questo è un emendamento importante perché per la prima volta in quest'Aula noi inseriamo che oltre a finanziare con risorse altre, impegniamo risorse regionali su un tema importantissimo come quello che stiamo discutendo e che secondo me è una novità rispetto ai DEF precedenti. Non si diceva mai di investire con risorse regionali, questa volta siamo riusciti finalmente a farlo mettere nero su bianco sul documento di programmazione. Consigliera, e passiamo alla votazione, ricordo che il parere è favorevole. Voglio lasciare la scheda là e butti qua, stessa roba. Basta che sposti il computer. Chiusa e approvato. Consigliere Sumschi, 164. Parere contrario. Aperta la votazione. Vengo subito. C'è il Galeano? Sì, sì. C'è il Galeano? Galeano. Segui da qua. Chiusa la votazione. Cosa è successo? È chiusa la votazione e respinto. Posso riprendere? Sì. Galeano. 361, consigliere Galeano, parere contrario. Si vota? Aperta la votazione. Aperta. Adesso l'apriamo. Adesso si può votare. Rosso contrario. Dov'era il risultato? Aspetta. Devi chiedere la votazione.
No, lasci così. Scusate un attimo che ci prendiamo, perché altrimenti no, non lo vedo. Sì. L'emendamento è respinto. Chiusa la votazione, emendamento respinto. Scusa un attimo, Galeano. Allora, 362, consigliere Montanariello, parere contrario. Deve intervenire? Prego. Grazie Presidente. Sono un po' basito di questo parere contrario perché si chiedeva, quando si parla Assessore Roma delle ATER, di aggiungere che è finanziare adeguatamente con risorse regionali le ATER del Veneto. Io capisco che i soldi fino all'anno scorso con l'articolo 39 della 37 o viceversa ve li prendevate, come abbiamo detto in Commissione, per inserirli nel bilancio regionale. Fortunatamente una grande battaglia che abbiamo vinto la scorsa legislatura, seppur a photo finish, ma io non dico che dobbiamo mettere i soldi domani, però lei non può avere la delega alle ATER e non prevedere in un documento di programmazione di non finanziare con risorse proprie della regione ATER, che non vuol dire che lei domani nel tabellare deve mettere le risorse, ma vuol dire che se c'è la possibilità, cioè voi con questo emendamento state dicendo a tutta la regione Veneto che il Presidente Stefani aveva un ventriloquo che parlava per lui, perché Stefani ha parlato più volte di trovare formule di intervento sul proprio patrimonio abitativo, perché Stefani quando parla della casa parla delle ATER, perché non può parlare per quelle del Comune di Venezia che ha Insula o quindi voi state dicendo, perché guardi Assessore, la programmazione ha anche un senso politico, dopo non è che tutto ciò che è programmato è attuabile, basta pensare ai piani triennali delle opere pubbliche, no? Detti libri dei sogni a volte, però dentro tu inserisci. Lei mi può spiegare, Assessore Paola Roma, qual è la ratio che prevede nella programmazione triennale che non si possano finanziare con risorse proprie le ATER? Cioè, guardi, vi state assumendo una responsabilità di carattere politico priva di precedenti. Dopo, Assessore, nessuno dice che dobbiamo vendere i gioielli di famiglia per farlo, ma non prevederlo nella programmazione vuol dire che voi proprio di finanziare la casa non ve ne frega niente, perché se ci sono si mettono, se no no, ma lei sta dicendo che nel vostro documento di economia e finanza la Regione Veneto boccia l'idea che nel caso che ci sono un avanzo di risorse si possano finanziare le ATER che sono enti strumentali della Regione Veneto. Assessore, grazie per aver smentito la campagna elettorale di Alberto Stefani. Invito i giornalisti a recuperare tutti i video delle promesse del Presidente Stefani e andare a recuperare l'emendamento 0362 perché l'assessore Paola Roma smentisce nettamente. Dico agli amici di Fratelli d'Italia che dicono che bisogna investire sulla casa, se voi siete d'accordo, che ripeto non vuol dire mettere soldi, non l'ho fatto al tabellare, non sono una persona così strumentale, non l'ho fatto al tabellare. Dico, teniamoci la possibilità. E come fa Assessore Paola Roma a chiudere una porta che da 4 anni non sappiamo mai, magari vinciamo una causa, magari si prende la pedemontana in carico lo Stato, ci avanzano 2 soldi e possiamo mettere 100.000 euro su un ATER. È impensabile. Io sono davvero basito perché non capisco di fronte anche a queste cose piccole che lasciano una porta di un orizzonte semantico di prospettiva che può dare dei risultati, vi ostiniate a dire di no, in controtendenza con quanto ribadito più volte Stefani via media e anche ai giovani. Guardate, io vado meglio se lo bocciate perché mi porta una prima pagina, il Veneto forse un po' meno. Grazie consigliere. Procediamo quindi con la votazione. No, ce la chiamiamo. Ah, se l'assessore vuole replicare, se ce la chiamassimo. Prego. La parola all'assessore, grazie ai tecnici.
Allora, fermi tutti, avevamo dato la parola, chiudiamo quindi la votazione alla chiusa, parola all'assessore. No! Scusa, Ecco, Annullata. Funziona. Prego. Consigliere Montanariello, quando abbiamo visto in commissione le varie parti, c'era appunto, lei chiedeva di inserire e finanziare adeguatamente con risorse regionali le ATER del Veneto. La Regione finanzia con risorse proprie, statali e comunitarie le ATER del Veneto. Lei cosa vuole integrare nel testo? Precisamente. Prego. Attribuiamo però il tempo al consigliere perché... Le chiedo solo un secondo. Allora, sì, cioè, ci mancherebbe che non possa fare proposte, le posso fare io che sono un numero di consigliere, si figuri lei che è un assessore. No, io dico, siccome in commissione, se si ricorda bene, io ho chiesto delle 8 voci che finanziano, gli avanzi delle singole voci, le ripartizioni, chiedo agli uffici se mi ascoltano di recuperare il verbale della commissione dove abbiamo fatto il conto con Pigozzo, il dottor Pigozzo, di tutti gli avanzi, che eravamo 225.000 un sesto, dopo ho chiesto legge per legge, ci sono di risorse nostre, credo qualche decina di migliaia di euro, che è un avanzo di 225.000 euro di una legge di 4 o 6 anni fa, e noi, Assessore, è un gioco di parole il suo che però non è molto preciso, noi finanziamo con risorse nostre comunitarie e statali, no, noi finanziamo con risorse statali e comunitarie, perché fino all'anno scorso ci riprendevamo dagli ATER, oggi abbiamo un'ultima ripartizione di un quadriennale che era, ora recupero il verbale, mi pare 225.000 euro, allora io dico, nella programmazione, pensare di finanziarlo con risorse adeguate è sicuramente di più di quei 20-30.000 euro che ci sono ora per un patrimonio di 7 ATER. È evidente che se lei mi dice finanziamo già, mi faccia finire, e parliamo dei 225.000 euro messi in 4 anni, non sono risorse adeguate. Però siccome sappiamo che non le avete, vi diciamo se Riveschei finanziatelo adeguatamente. E quindi, Assessore, adesso comunque le recupero il verbale della Commissione con la distinta dei 6 filoni di legge, delle 6 leggi, di quanto ci arrivano e di quanto c'è di avanzo, che mi ero fatto dare anche a specchietto su domanda e risposta a question time dal dottor Pigozzo. Quindi arriva tutto, Assessore, stia attenta a dire che lo finanziamo. Consigliere, Assessore, scusate, faccio una proposta, volete accantonarlo perché non possiamo aprire un dibattito sull'emendamento adesso qua? No, possiamo anche accantonarlo, ve lo discutete dopo. Prego, Assessore, se fa la proposta va benissimo. Ecco, propongo come proposta di inserire il compatibilmente con le risorse, chiaramente, e di inserire questa parte, la parola compatibilmente, consigliere. Ma io credo che se serve a farvi più contenti vada bene, però le do un dato. È già per norma finanziaria che l'ATER lo dovete finanziare compatibilmente con le risorse, perché non potete fare un buco in bilancio, al limite potete fare debito. Quindi se poi a voi serve però sa cosa le dico, Assessore? Siccome la programmazione è politica pura, io non lo cambio, voi bocciatelo se pensate di non programmarlo e arrangiatevi con i cittadini veneti. È un emendamento che non chiede soldi, vi dice se ci sono i soldi facciamo. Il giochetto di cambiare la parolina, cosa vuol dire compatibilmente? Non siamo mai andati in bancarotta, tutto il bilancio ha un equilibrio finanziario. La prima parola che dice l'assessore al bilancio quando esordisce, che prendevamo anche in giro scherzando, se può calzava, è in equilibrio di bilancio, magari anche altro che in equilibrio di bilancio. E quindi cosa sta dicendo? Rafforza un principio contabile legislativo. Siccome questo serve a lavarvi la coscienza politica, ovviamente, a mettere la pezzetta a colori, io non lo cambio.
Io chiedo che se ci saranno i soldi le ATER siano adeguate, finanziate adeguatamente. Assessore, non lo cambio, bocciatelo, dovete bocciarlo perché dovete dire ai veneti che state smentendo quanto detto da Stefani. Faccio un piacere. No, è la programmazione politica. Lei oggi non vuole programmare a fronte di un eventuale roseo futuro un orizzonte di prospettiva migliore di quello che oggi viviamo per ovvi motivi di contrazione finanziaria. Bocciatelo. Io non posso venirvi incontro dopo che avete parlato di giovani, di casa, di figli e di famiglie. Bocciatevelo. Consigliere, c'è la possibilità, chiedo legittimamente, si può accantonare? Vuole accantonarlo? No, vuole il voto. Perfetto. Chiudo la discussione sull'emendamento al voto. Apriamo la votazione. Grazie. No. Parere contrario della Commissione. Chiudiamo la votazione. Respinto l'emendamento 362. Passiamo all'emendamento 41 Stanel. Parere contrario, mi dicono. Prego. Vuoi la parola? È contrario, ma per quanto mi riguarda che sia contrario è uno scandalo e provo a spiegare perché. La Corte Costituzionale ha detto che la nostra legge sulla casa ha al suo interno una norma discriminatoria perché ovviamente dà un punteggio, diciamo, più alto alle persone che risiedono in Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni. Il criterio della lunghezza della residenza non è un criterio che riguarda l'accessibilità alla casa pubblica. La Corte Costituzionale ce lo ha detto chiaramente che noi dovremmo modificare la norma in questo senso. Avendo il Presidente annunciato una riforma della norma sulla casa, io speravo con questo emendamento che si potesse dire oggi nero su bianco che in quella riforma avremmo anche messo mano ad una parte di quella norma che oggi è incostituzionale. La nostra Corte ha detto che quello che c'è scritto nella nostra norma è potenzialmente discriminatorio perché non riguarda un criterio che è quello di accesso alla casa pubblica, riguarda un criterio diverso che è quella della residenza, dell'anzianità della residenza. Allora, davvero, avere un parere negativo su questo emendamento ci fa capire che non c'è alcuna volontà di modificare una norma sulla casa, ammesse le altre modifiche che attenderemo, rispetto ad un criterio che oggi la nostra Corte ha detto che non potrebbe essere accettato. Questa è una cosa, per quanto ci riguarda, gravissima. Grazie consigliera. Passerei al voto. Apriamo la votazione. Rinnovo il parere contrario dei banchi della Giunta. Votate. Chiudiamo la votazione. L'emendamento è bocciato. Passiamo all'emendamento 42 Stanel, prego. Favorevole al parere dei banchi della Giunta. So di avere parere positivo, ma la cosa importante è dirlo appunto a microfono e lasciarlo a verbale perché l'osservatorio sulla casa è uno strumento importante. Sono contenta di avere parere positivo perché lavorare su un osservatorio che per anni non ha avuto le gambe per correre, non veniva convocato per monitorare davvero la situazione sulla casa, tanto che in Commissione Seconda abbiamo dovuto noi chiedere che fosse fatto un monitoraggio sul patrimonio pubblico sfitto. È un bene che oggi finalmente arriviamo a dire che riattiveremo l'osservatorio sulla casa. Grazie consigliera, quindi apriamo la votazione. Qui il parere è favorevole. Votate, grazie.
Chiudiamo la votazione. 37 favorevoli, è approvato l'emendamento. No, un attimo, dov'è il consigliere segretario? Deve essere in aula. Oh. Dov'è? Scusate un attimo che stiamo cercando il consigliere Maltauro che non lo vediamo. Vabbè. Allora passiamo adesso all'emendamento numero 216 Baldan. Parere contrario. Lo ritiro. Grazie. Bene, emendamento 216 ritirato. Sì, passiamo ora al parere 363 Galeano da accantonare. Viene accantonato. Va bene consigliere? Benissimo. Procediamo quindi con il 43 Ostanel, accantoniamo anche questo, quindi proseguiamo, grazie. 364 Del Bianco, parere contrario. Sì, siccome riguarda esattamente gli stessi temi degli altri due, chiedo di accantonarlo insieme, se possibile. Chiedo ai banchi della Giunta. Sì, va bene, confermo. Accantonato. Ostanel 44, c'è un parere contrario. Da per letto, quindi possiamo procedere. Benissimo, parere contrario. Apriamo la votazione per il 44, emendamento 44, Ostanel, rosso. Votate, grazie. Chiudiamo la votazione. L'emendamento è bocciato. Passiamo al 45, sempre Ostanel, c'è un parere contrario. Vuole parlare? Sì, lo prego. illustro perché gli altri sono stati accantonati perché andavano in contraddizione con il famoso maxi emendamento che poi ritirerete. Però qui invece c'è un'altra contraddizione, sempre con degli emendamenti che avevo visto in quel maxi emendamento che fu, cioè che non c'è più. Sostanzialmente dicevo semplicemente di continuare a fare una cosa, anzi di rafforzare, quindi continuare e rafforzare, riprendendo anche delle parole che erano state dette dal Presidente Stefani, quelle azioni di sostegno finalizzate alla locazione anche attraverso il ruolo delle cooperative di abitazione e altri soggetti dell'housing sociale, nonché alla promozione di altre innovative formule di abitare a canone sostenibile, che è esattamente, diciamo, una parafrasi di quello che a mezzo stampa viene spesso detto dal Presidente. Era anche all'interno di uno dei vostri emendamenti del maxi emendamento che stavate facendo, quindi diciamo che la confusione regna sovrana in quest'Aula. Io non ho ancora capito se devo fidarmi del fatto che verrà fatto un lavoro sui temi del social housing, se vedo che a un certo punto anche un emendamento dei colleghi viene in qualche modo tolto, in più viene detto no al mio, e da questo punto di vista io mantengo una grande confusione. Grazie consigliera. Allora, parere contrario. Passiamo quindi, apriamo la votazione. Votate, grazie. Siamo al 45. 45, no? Sì. Siamo 45, sì. Sì. Chiusa la votazione. L'emendamento è respinto. Sempre emendamento 46 Ostanella. C'è un parere contrario, consigliera. Possiamo procedere alla votazione o vuole intervenire? Da per letto, grazie. Apriamo la votazione del 46. Votate, grazie. Votate, grazie. Chiusa la votazione. L'emendamento è respinto. Passiamo al 365 Michalizzi, voto favorevole. Sì, scusami, parere favorevole.
Lo dà per letto, quindi apriamo la votazione sul 365, votate, grazie. Prego, prego. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato all'unanimità. 366 Michalizzi, parere favorevole. Lo dà per letto? Sì, sì, lo do. Perfetto, apriamo la votazione. Grazie, votate. Votate, grazie. Chiusa la votazione. Approvato con voto unanime favorevole. Cunegato. Cunegato, lei vuole parlare del 47. Non so lei che ci tiene spesso, c'è un parere contrario però. Ok, apriamo la votazione. Votate, grazie. Chiusa la votazione, è respinto l'emendamento. Michalizzi 367, parere favorevole. Vuoi parlare? Ok, votiamo, apriamo la votazione, parere favorevole. Si vota, grazie. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è approvato con voto unanime. 48 Stanel, c'è un parere contrario. Consigliera? Andiamo al voto. No, qua io ho un voto contrario. Non è un problema. Va bene, lo segniamo e lo accantoniamo. Benissimo, abbiamo chiuso questa missione, passiamo quindi alla missione numero 9, e prendendo inizio dal 368 dalla Pozza. C'è un parere contrario. Sì. Da per letto? Grazie, procediamo con l'apertura della votazione, votiamo. Voto contrario. Rosso. Andate in bagno. Alle 18. Alle 18 è prevista una pausa di qualche minuto? No, chiedo. Se avete bisogno di andare in bagno, si va in bagno. Non c'è problema. Basta che parliate. Allora, chiudo la votazione. L'emendamento 368 dalla Pozza è bocciato. Passiamo a Chomsky, 166, c'è un voto contrario. Parere contrario, scusate. Parere contrario. Chomsky, lei vuole intervenire o possiamo procedere alla votazione? Apriamo la votazione. Votate. Chiudiamo la votazione. L'emendamento è bocciato. 165 Chomsky. Parere contrario. Apriamo la votazione. Votate, grazie. Adesso lo diciamo subito. Chiudiamo la votazione. Emendamento respinto. Passiamo al 369 dalla Pozza, ci risulta accantonato. Sì. Quindi da accantonare. 370. L'ha chiesto adesso. Procediamo con 370 Montanariello.
da accantonare. Sì. Ostanel 49, c'è un parere contrario. Procediamo con la votazione, apriamo la votazione. Contrario. Problemi? No. Chiudiamo la votazione. Un attimo. Cosa un attimo? Comunque, se non è un problema, è respinto. Montanariello 371. Il voto? Il voto favorevole di Montanariello resti a verbale. Ok, verbalizzato, grazie. Montanariello 371, c'è un parere contrario. Qua mi risulta contrario, però c'è un contrario, se chiede diversamente. L'ho già per letto, quindi possiamo votare. Apriamo la votazione. Parere contrario. Votate, grazie. Chiudo la votazione. L'emendamento è respinto. 50 Ostanel accantonato. 372 Del Bianco, parere contrario. Sì, Presidente, grazie e chiedo di intervenire su questo argomento perché penso sia un argomento particolarmente importante e su questo emendamento che riguarda il tema delle grandi concessioni idroelettriche. Noi sappiamo che ai sensi del decreto del 16 marzo del 1999 dovremo andare entro il 2029 a gara per le cosiddette grandi concessioni, quelle sopra i 3.000 kW di potenza. E sappiamo anche che con la legge 11 del 2019 tutti questi impianti, che in Veneto sono 34 e 25 sono in provincia di Belluno, sono diventati di proprietà regionale e quindi di conseguenza con la legge numero 24 del 2024 è disciplinato, questo Consiglio regionale ha disciplinato le modalità di gara con cui si può andare a gara appunto per le grandi concessioni. In sostanza abbiamo, sintetizzo al massimo, due possibilità: il fatto di fare una gara diretta e il fatto di fare una gara con una società pubblico-privata. Quanto valgono queste grandi derivazioni? Perché forse è una questione che vale la pena affrontare, posto che producono circa, secondo le stime, 4,5 miliardi di kilowatt ora su una produzione totale di 52-53. Se posso continuare, Presidente, perché mi pare che... Presidente, c'è troppo confusione. Sì, ha ragione, richiamo, va bene. Prego, prosegua. No, proseguo se mi ascolta anche lei, Presidente, perché altrimenti... Prego. Dicevo che queste 34 grandi concessioni in Veneto valgono circa 4,5 miliardi di kilowattora prodotti. È una cifra importante se consideriamo che l'intera produzione dell'idroelettrico italiano si aggira, secondo le stime, tra i 52 e i 55 miliardi di kilowattora prodotti all'anno. Quindi di fatto la Regione del Veneto produce il 10% dell'energia idroelettrica che viene prodotta in Italia. Quanto vale economicamente questa questione? Secondo le stime che abbiamo provato a fare, anche grazie al supporto di tecnici particolarmente esperti, il fatturato di Enel per quelle che sono le grandi derivazioni idroelettriche venete si aggira attorno ai 450 milioni di euro annui, di cui è possibile ipotizzare un utile di almeno 300 milioni di euro l'anno. Capite benissimo che questa cifra è una cifra particolarmente significativa
in un bilancio come quello della nostra regione che presenta non poche difficoltà. E non solo, perché chiaramente in questo momento tutti questi utili noi ovviamente non li vediamo, perché finiscono tutti in pancia ad Enel. L'occasione delle gare quindi sarà un'occasione fondamentale per la regione e in generale per tutti i territori che hanno queste grandi derivazioni, perché non si discuterà soltanto la questione economica degli utili, ma si discuterà anche l'utilizzo per esempio dei grandi invasi, dei bacini, tutta la questione ambientale e idrica che è connessa a questa partita, ed è una partita evidentemente strategica. Il punto però qui qual è? Che in questo momento c'è un forte rischio che queste gare non vadano a realizzarsi davvero. E quindi questo emendamento interviene per dire al Consiglio di fare un'assunzione di responsabilità politica e un atto anche di richiesta, anche in piena autonomia energetica, che è esattamente quello che abbiamo detto e abbiamo sentito parlare anche in quest'Aula. E allora che cosa si chiede? Si chiede con forza che queste gare vadano fatte. E la preoccupazione, attenzione, è più che legittima a mio modo di vedere, tanto che pochi giorni fa, soltanto pochi giorni fa, alla Camera, la Presidente del Consiglio ha di fatto aperto alla possibilità che si vada in proroga e quindi che non si faccia la gara per le grandi concessioni idroelettriche. È chiaro che se non si facesse la gara, la Regione del Veneto e in particolar modo tutti i territori che hanno gran parte di queste concessioni ci limiterebbero tantissimo. Si perde la più grossa partita economica almeno degli ultimi 30 anni. E attenzione, la possibilità non è così remota, perché le pressioni per non fare la gara sono tantissime. Da una parte evidentemente Enel, dall'altra io invito a considerare il fatto che di tutte le regioni le regioni del nord Italia che sono grandi produttori di energia idroelettrica, soltanto il Veneto e il Friuli non hanno società proprie o comunque di cui fanno parte gli enti territoriali che possono mettere mano e sulla natura delle concessioni, sulla gestione degli invasi e soprattutto anche sugli utili. E quindi capite benissimo che in questo momento, e infatti la Lombardia lo ha detto, in questo momento c'è una grandissima pressione per evitare le gare, perché tutti, in tanti, hanno interesse per evitarle. Dunque, la questione è, dicevo, particolarmente importante. La Lombardia poche settimane fa, ha fatto una richiesta che è quella di inserire una quarta via, quindi di non andare a gara, ma evidentemente di avere una proroga. Questo perché? Perché la Lombardia, che è il primo produttore di energia idroelettrica, ha soprattutto A2A, cioè una società che è in quota parte di Milano e di Brescia. Allora io credo che in questa partita, che in questo momento è tutta politica, la Regione del Veneto debba dare un segnale molto forte. Questo segnale molto forte è dire: noi delle gare abbiamo assoluto bisogno, perché poi noi tutti qui potremmo dividerci e anche confrontarci su quelle che saranno le modalità di costruzione, per esempio, di una società pubblico-privata, di capire quanto parteciperanno gli enti territoriali. Mi dispiace che non ci sia Silvia Caligaro, che è la vicepresidente della provincia di Belluno fino a poco tempo fa, e Belluno ha 25 delle 34 derivazioni, e possiamo anche costruire con visioni diverse la società e fare un grande dialogo. Il problema è che qui rischiamo di non giocare la partita, ma è una partita fondamentale giocare, e quindi per questo io ho chiesto questo emendamento, affinché ci sia una richiesta forte di dire che la Regione Veneto dica no a qualsiasi genere di possibile proroga delle grandi concessioni idroelettriche. Questa, ribadisco, per noi è una partita vitale. E attenzione, perché dovremo lavorare tutti, e lo dico a tutti, fra tutti gli schieramenti, in maniera trasversale per questa battaglia. Perché io sono perfettamente cosciente che anche esponenti del mio partito, ma anch'io stesso, se fossi in un'altra regione, dove per esempio ho la società che è praticamente dell'ente territoriale, penso per esempio al Trentino, se ho una società che è mia completamente, è ovvio che farei la partita, che giocherei il tentativo di non andare a gara.
ma è altrettanto chiaro che noi dobbiamo fare uno sforzo trasversale in Veneto, e qui l'appello è davvero a tutti i partiti, affinché tutti ci si impegni per chiedere che non venga tolta la possibilità delle gare, perché per noi e per il Friuli, che abbiamo Enel come gestore praticamente unico, è la partita della vita, per noi e per i nostri territori. Quindi questo emendamento, e mi dispiace che ci sia un parere negativo, è per me fondamentale, ma credo che lo possa essere per molti di noi. Grazie. Grazie consigliere. Lascio la parola a intervenire. Vuole intervenire? Sì. Ok, prego Manildo, poi vuole intervenire la Sì, volevo intervenire su questo emendamento perché è fondamentale quello che ripeteva il consigliere Del Bianco del supporto di tutte le parti, risponde un po' all'auspicata collaborazione che diceva oggi il Presidente Stefani. Questo penso sia un tema fondamentale, come l'ha ben riassunto, motivato e articolato il consigliere, sia la partita fondamentale, più importante che dobbiamo giocare da qui al 2029, sia la forma dove possiamo anche incominciare a dare un significato alla parola federalismo, alla parola autonomia, alla parola di prossimità, e penso che su questo punto dovremmo veramente essere tutti coesi e fare una battaglia che non è facile, ma è sicuramente fondamentale. Prego, se non ci sono altri interventi di consigliere. Szumski, prego. No, siamo perfettamente in linea su questo, abbiamo anche preso delle posizioni pubbliche e non è possibile che per l'ennesima volta, perché non sarebbe il rinvio per la prima volta, c'è questa spinta a favorire Enel. Sappiamo benissimo qual è il gap economico che subiamo, ma anche dell'utilizzo delle potenze che non sono coerentemente usate da parte di Enel, che quindi le usa per altre attività che sono di propria pertinenza, quindi non possiamo farci scappare questa occasione dimostrando, come è stato detto, autonomia alla grande, quindi votiamo a favore su questo emendamento che mantenga, che ha un significato politico. Grazie consigliere. Assessore, prego. Sì, grazie, anche per spiegare che non c'è una contrarietà sull'emendamento, su quello che insomma, hanno descritto più consiglieri su questo tema che sappiamo benissimo è estremamente importante. Ne abbiamo parlato in commissione, ne abbiamo parlato anche personalmente con qualche consigliere del Bellunese, perché ovviamente quella è la zona direi fondamentale, importante, dove ci sono il 70% delle concessioni che sono tutte quante concessioni dell'Enel, perché il Veneto è estremamente particolare da questo punto di vista. Sappiamo che le vie fondamentalmente sono 4, sono state descritte prima, le concessioni sono state portate tutte, sia le grandi concessioni che quelle medie e piccole, tutte quante alla scadenza del 2029. È chiaro che nel documento di economia e finanza regionale non possiamo certamente indicare quale sarà la via. Nel documento c'è già un'indicazione di carattere generico, c'è la volontà per la Regione Veneto comunque di portare questi vantaggi competitivi a favore delle aziende e a favore dei cittadini, perché insomma conosciamo tutti qual è il tema importante, fondamentale, non solamente di queste settimane, insomma da sempre il tema dell'energia e il fatto comunque che sono risorse del territorio che dovrebbero rimanere nel territorio. Non è vero che la Lombardia insomma, abbia già deciso su questo tema, perché io sento comunque gli assessori e proprio l'altro giorno ho avuto una lunga conversazione, quasi di un'ora, con l'assessore della Regione Lombardia. Sentirò a breve anche l'assessore della regione Friuli Venezia Giulia, perché anche loro hanno una situazione similare alla nostra. Ci sono varie possibilità. È chiaro che non penso sia proprio opportuno scoprire le carte e mettere nel documento di economia e finanza una soluzione, quando le soluzioni potrebbero essere anche più di una.
nel senso che io ho letto, è estremamente dettagliato, nel documento di economia comunque si cita varie possibilità, sappiamo che il tema è delicatissimo, che ci sono molte risorse di carattere economico che potrebbero ritornare in Veneto, ci sono contenziosi a vario livello, insomma anche sulle attuali concessioni, quindi io penso che, come ho detto in Commissione, che deve essere ovviamente gestita in maniera riservata, perché i temi economici sono molto delicati, perché ci sono ovviamente aziende di Stato, quindi con forti pressioni che possono arrivare anche sul governo, come è successo in passato. Dal rinnovo delle concessioni alcune regioni avrebbero dei grandi vantaggi, ma perché? Perché loro hanno fatto delle azioni precedenti rispetto a noi, cioè il Trentino Alto Adige, che ha Dolomiti Energia, che è partecipata al 100% dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla provincia di Trento, dove l'anno scorso si sono acquisiti anche una parte importante delle quote di un fondo internazionale, capite che è chiaro che loro spingeranno per il rinnovo della concessione. Ecco, il Veneto è una situazione completamente diversa, quindi è chiaro che noi cercheremo di trovare anche dal punto di vista giuridico, quindi io vi annuncio che probabilmente nelle prossime giunte, approvato il bilancio, daremo anche un incarico dal punto di vista giuridico, perché bisogna capire anche giuridicamente dove possiamo arrivare, anche nell'ipotesi di una società mista, come diceva lei, consigliere, che potrebbe essere una delle soluzioni che portano a un vantaggio importante nel nostro territorio. Io penso che potrebbe essere anche una soluzione per iniziare anche un percorso diverso per il Veneto, anche per quanto riguarda il tema dei multi-utility, no? Sappiamo quanto il Veneto rispetto a altre regioni nel passato non abbia ragionato con una certa convergenza, mentre abbiamo A2A, insomma, in Lombardia, poi abbiamo il grandissimo gruppo ERA in Emilia-Romagna, che tra l'altro trasborda anche pesantemente in Veneto, quindi quella potrebbe essere anche, consiglieri, una prima azione per cercare di aggregare anche delle multi-utility venete, però sono tutte quante ipotesi, nel senso che quando avremo la risposta da parte anche degli avvocati quale potrà essere la soluzione migliore, perché considerate che a livello europeo comunque la proroga delle concessioni non è consentita, cioè questa è la realtà, cioè non è consentita, quindi anche un'eventuale scelta da questo punto da parte, insomma, del governo sarebbe una scelta in contrasto con l'attuale normativa di carattere europeo, come anche il tema della concessione diretta e degli affidamenti diretti, anche questo sarebbe in contrasto, però la normativa europea parla di trasparenza nell'affidamento, quindi su queste more secondo me si può inserire, insomma, la Regione con un proprio modello che potrebbe essere, insomma, similare ad altri, come anche un nuovo tipo di modello. Quindi non è un no a una proposta, diciamo così, emendativa, ma è un sì invece a ragionare assieme, come ho già detto in Commissione, perché questo è un tema che non è ideologico, è un tema che deve essere affrontato a vantaggio di tutti noi veneti. Grazie Assessore. Prego. No, allora forse parto dalla fine dell'intervento dell'assessore, perché forse tra i centinaia di emendamenti mi verrebbe da dire, e chiedo un attimo l'attenzione del Consiglio su questo, che forse c'è stato un po' di misunderstanding, nel senso che nell'emendamento che io ho proposto, lo ribadisco, non ho indicato una via delle 4 vie che oggi sono potenzialmente percorribili. Io ho semplicemente chiesto che, vista tutta la questione, vado a leggere, a tal fine è necessario avviare un percorso di studio e approfondimento delle principali ipotesi relative alle modalità di gestione futura degli impianti ed è altresì fondamentale, quindi questa è la parte che riguarda le possibilità, su cui capisco che oggi
non abbia particolarmente senso andare a impegnare il Consiglio regionale, scusate, in una direzione piuttosto che in un'altra, ma il cuore dell'emendamento non è tanto scegliere una di queste 4 vie, ma è dire che è altresì fondamentale ribadire fin d'ora la centralità delle gare da svolgersi nel 2029, impegnandosi in tutte le sedi a escludere e a rigettare qualsiasi proposta che preveda una modifica della normativa europea, nazionale o regionale, finalizzata a una proroga senza gara delle concessioni in essere. Quindi il concetto è che non stiamo dicendo scegliamo una via o scegliamone un'altra, stiamo dicendo per noi in Regione del Veneto è fondamentale che ci sia la gara e la ribadiamo come concetto a tutti gli effetti politico, perché la Lombardia in realtà, mi permetto di dire, ha proprio detto che in realtà non vorrebbe fare la gara, nel senso che ha detto, proponendo la 4ª via, cioè dicendo mi tengo il 15% dell'energia e vado in proroga, ma perché la Lombardia, come si diceva prima, ha prevalentemente A2A. Però questa è una questione secondo me centrale, per cui il tema dell'emendamento in sé non vuole indicare una strada piuttosto che un'altra, ma vuole dire, con principio quasi proprio di autonomia anche della Regione, di dire noi qui dobbiamo tenere fede per forza al concetto delle gare, perché senza gare la partita purtroppo non si può fare e la partita è, come ho detto, assolutamente da giocare. Per cui insomma io chiedo che ci sia un voto su questo, non su una delle possibilità, ma questo penso che, mi pare di aver capito anche da quello che ha detto l'assessore, che sia un concetto condivisibile, insomma. Grazie consigliere, sempre l'assessore, prego. Sì, grazie. Io potrei fare anche una proposta, sappiamo tutti che gli ordini del giorno al documento di economia e finanza regionale non è possibile farlo, però se eventualmente voi valutaste di ritirarlo, io penso che per un argomento così importante si potrebbe procedere a un ordine del giorno fatto sia da maggioranza che opposizione al bilancio, dove noi diamo delle indicazioni di questo tipo. Dopotutto l'ordine del giorno è comunque una indicazione alla Giunta, insomma, che ha una certa valenza e una certa forza, e visto quello che ha detto consigliere, l'importante sarebbe anche condividerlo tra forze di maggioranza e forze di opposizione, essendo un tema così centrale. Quindi potremmo in questi giorni predisporre un ordine del giorno che firmate, insomma io non sono consigliere regionale, firmate tutti e quindi ha una grande valenza, penso, come indicazione alla Giunta regionale del Veneto sui prossimi passi da prendere. A posto, assessore? Rispondo solo sulla proposta. Va bene, prego. Accetto volentieri la proposta, accettiamo volentieri la proposta dell'assessore. Credo e spero che su questo, magari se c'è un giro veloce, ci possa essere la disponibilità delle principali forze politiche del Consiglio regionale e credo sarebbe interessante che venisse, quindi evitiamo di mettere una bandierina qui, perché nessuno, né io né il Partito Democratico né evidentemente nessuno di noi vuole porre una bandierina politica su una questione così centrale, e accettiamo volentieri di andare a discutere un documento magari da presentare in maniera congiunta la settimana prossima in sede di discussione del bilancio per ribadire la centralità delle gare. Quindi ringrazio la Giunta dell'apertura, eventualmente poi ci troveremo per confrontare i temi dell'argomento. Grazie. Quindi lo ritira? Se può verbalizzarlo, grazie. Quindi ritiro l'ordine del giorno in virtù di questa ipotesi di condivisione e l'emendamento. Grazie. Grazie, bene, il 372 è ritirato. Scusate, un po' di silenzio. Allora facciamo così, facciamo 10 minuti di pausa e riprendiamo tra 10 minuti, va bene? Però sospeso, mi raccomando, non più di 10 minuti, tempo del bagno, del caffè. Giusto, assessore? Bene.
Possiamo fare un richiamo per cortesia per riprendere i lavori, grazie, perché andiamo avanti, abbiamo ancora qualche decina. Sì. Ciao, ciao dottore, sono qua di... Ci accomodiamo per favore, grazie. Prendiamo, cos'è, del 373, consigliere Del Bianco. Lei è pronto? Aspettiamo un attimo se lo legga così. 373 adesso dovremmo fare. Pagina 224. E dico già che c'è un parere contrario. Sì.
riprendiamo quando io credo. Domani? No, facciamo stasera, abbiamo attivato tutti i servizi stasera. Fino a mezzanotte allora. E dopodiché... Suoniamo le campane, ci sono le campane qui. Vai. Sì, il cicalino. Prendiamo il cicalino. No, perché quando facciamo le pause succede questo e qualcuno ne approfitta. No, perché la cosa... Assessore. Ma a me non è mai venuto in mente sta roba. Ecco. Verona, stazione di Verona, coincidenze. Allora, il bianco lei è pronto? No. No. Ah, ok. No, ho capito qual è, però non ne parlano bene, è molto violenta. Cose? Sì. Perché non so se si sente... Baldan, puoi mandare un messaggio ai nostri dove dovremmo esserci, perché perfetto. Morena, se puoi mandare un messaggino ai tuoi, grazie. Se la Lega e gli altri consiglieri fanno altrettanto, grazie. Sei in forma, sei in forma. Pericoloso fare le pause. Sì. Vedete che perché non facciamo le pause? Per questi motivi. Perché bisogna prenderne uno ad uno e... Partiamo consigliera, partiamo. Del bianco prego 373, parere contrario, vuole intervenire? Brevissimamente. Prego. Per dire che i prossimi due emendamenti riguardano il tema del bilancio idrico regionale, che la Regione del Veneto ancora non ha mai approvato e che sarebbe fondamentale per capire davvero quanta acqua utilizziamo, perché in questo momento la sensazione è che utilizziamo molto più acqua di quella che c'è. E il motivo per cui non abbiamo ancora fatto questo bilancio idrico a me sfugge. So che è in corso una fase di redazione di questo bilancio col distretto di bacino Alpi orientali, ma è fondamentale farlo e per questo c'è un impegno che secondo me sarebbe da cogliere. Evidentemente se non si vuole fare il bilancio idrico è un tema politico, non c'è poco di tecnico in questa partita.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, quindi apriamo la votazione. Ricordiamo che qui il parere è contrario e si vota. Contrario, secondo le indicazioni dei banchi della Giunta. Votate, grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 374 del Bianco da accantonare, viene accantonato. Va bene? Grazie. 376 Montanariello, c'è un parere contrario. Ritirato, grazie. 375 Luisetto, parere favorevole, però non c'è in questo momento. Piano, non facciamo danni, perché sennò qua. 375, pagina 227, c'è un parere favorevole. Andrei al voto, quindi apriamo la votazione. Votiamo. Prego, votare. Chiusa la votazione. Il parere, scusatemi, l'emendamento è approvato. 378, torniamo al consigliere Del Bianco, c'è un parere contrario? Sì. Vuole intervenire? Questo parere contrario vi invito a leggere le motivazioni perché è abbastanza assurdo e dice perché stiamo consultando gli enti interessati. È la questione della diga del Vanoi. Mi gioco un paio di minuti perché è una questione fondamentale. Vanoi e 377 o 378, scusate. Che numero è, Presidente? 378 è Vanoi. È Vanoi, giusto? Sì. Ecco, 378, quindi dicevo, è la questione della diga del Vanoi. Bene che la si conosca, però allora prendiamoci gli impegni che tutte le parti politiche si erano prese in campagna elettorale. E non ci si rifuga dietro pareri che francamente lasciano il tempo che trovano, perché gli enti territoriali hanno già detto tutti come la pensano. Qui c'è l'ex vicepresidente della provincia, Fratelli d'Italia in particolare, in campagna elettorale si è sempre schierata contro il progetto della diga. Ora però è il vedo, perché la questione va portata sui documenti che contano e contano gli atti e contano i voti. Quindi noi qui ribadiamo la contrarietà alla diga e la possibilità di fare alternative. È una questione politica, sceglierà l'Aula, perché non serve spiegare altro. Grazie consigliere. Allora a questo punto aprirei la votazione. Ricordiamo che c'è il parere contrario. Si vota, grazie. Votate, grazie. Consiglieri. Chiusa la votazione, parere, scusate, l'emendamento è respinto. Siamo alla 377. Del Bianco, c'è un parere contrario? Prego, vuole intervenire o andiamo al voto? Andiamo al voto, perfetto. Apriamo la votazione. Aspetta che cancello un po' le cose. Votate, grazie. Stiamo votando. Torna il Presidente Zaia. Chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. Cambio della guida. Grazie. Come si andava? Bene. Avete fatto un po' di pausa però. Sì, buonasera. Emendamento numero 167 a firma di Lovat.
Parere contrario, mettiamo in votazione. Prego? Sì, come no. La 230 la pagina. 230. Bene, respinto. 379 del Bianco, pagina 231. Parere contrario. Votazione. Parere contrario, votazione. Respinto. 51 Stanel, parere contrario. Bene, grazie. Votazione. Parere contrario. Respinto. Ostanel numero 52, parere contrario. Grazie. Votazione. Respinto. 380, consigliere Montanariello, accantonato. 169, consigliere Sumschi, parere contrario. Votazione. Voto. Parere contrario. Respinto. 53 Ostanel, parere contrario. Prego. Grazie Presidente. Io propongo di ritirare questo emendamento perché dopo c'è un emendamento che so di essere accantonato del collega Michalizzi e potremmo lavorare a vedere se questo pezzo possa essere inserito nel successivo. Grazie consigliera. Quindi ritirato il 53, il 381 Michalizzi accantonato, il 382 Luisetto accantonato, il 383 Montanariello parere favorevole. Voto? Voto? Via. Parere favorevole. Chiusa, approvato. Il 384 Montanariello, parere favorevole. Votazione, aperta la votazione. Parere favorevole. Chiusa, approvato. Il 385 Montanariello, parere contrario. Aperta la votazione. Accantoniamolo. Quindi non si vota. 386, consigliere Dalla Pozza, contrario. A votazione. Consigliere? Votazione. Contrario. Respinto. 387, consigliere Montanariello, favorevole. Votazione. Approvato. Chiusa la votazione. Consigliere Del Bianco 388, contrario. Votazione. La votazione.
Rosso. Scusaci, facciamo col prossimo giro, raddoppiamo il tempo. Grazie. Respinto. Nel senso che saremo più tolleranti sapendo che non hai avuto la parola adesso. Prego, hai la parola. Prego. Sì, parla pure adesso, cioè, è stato votato, però se vuoi intervenire sul... Grazie. E il 54 Stanel, parere? Contrario. Votazione. Chiusa la votazione. Respinto. Dalla Pozza il 389 è accantonato. Vi risulta? Montanariello 390. Contrario. Lo ritira. Il 55 Ostanel. Contrario. A votazione. Aperta la votazione. Respinto, chiusa la votazione. Ostanel, il 56, scusatemi, parere? È la pagina 250. Contrario. Prego. Grazie Presidente. In Commissione mi è stato detto che l'attività rispetto appunto al monitoraggio da contaminazione da PFAS è già fatto e che ovviamente questo emendamento quindi risulta ridondante. Però sinceramente andando poi a verificare dopo la Commissione non ci sono le azioni che qui io chiedo effettivamente poi realizzate nel concreto. L'abbiamo visto ieri anche con la risposta all'interrogazione che facevamo dopo l'inquinamento delle falde, dopo quello che è accaduto su Pedemontana. Cioè, mi chiedo davvero come sia possibile che in un documento di programmazione, in particolare dopo il disastro Miteni, ma soprattutto successivamente dopo il fatto che quel disastro non è un capitolo chiuso per nulla, ma sta continuando a minacciare la falda, altre infrastrutture come abbiamo visto, non solo la Pedemontana, ma anche quello che stava accadendo con il nuovo impianto che poi, grazie anche all'impegno della Giunta, ma ovviamente anche alla nostra pressione, è stato bloccato. Allora io mi chiedo come sia possibile che in un documento di programmazione noi non riusciamo a spiegare, perché sono andata a rileggere il documento e non c'è una parte dove chiaramente indichiamo che cosa faremo per prevenire e tutelare le nostre falde sotterranee. Allora questo emendamento con parere negativo, per quanto ci riguarda, è una cosa grave, perché in particolare in questo momento, in particolare dopo le discussioni che abbiamo avuto, dove appunto, e lo richiedo, spero che la convocazione di quella commissione venga fatta entro la fine di questo bilancio, perché altrimenti tutte le cose che stiamo portando in quest'Aula nel DEFRE porteremo anche a bilancio, noi non potremo assolutamente fidarci del fatto che quello che ci avete detto è vero, visto che non abbiamo ancora visto, e sono passate settimane, la convocazione di quella commissione. Grazie consigliera, apriamo la votazione. C'è una proposta dell'assessore di accantonare, quindi lo accantoniamo. Grazie assessore. Consigliere Sumschi, 168. Prego Presidente. Sì, parere favorevole se si modifica, diciamo, levando la parola promuovendo, se non ricordo. Ok, grazie consigliere. Voto. Aperta la votazione. Un attimo. Scusate un attimo, dobbiamo votare. Approvato, grazie. 391, consigliere Galeano, parere favorevole. A votazione aperta. Perché mai non mi viene fuori? Voi che sapete cosa deve succedere qua? Ecco. Approvato, chiusa votazione. Montanariello 392, parere
Favorevole. Aperta la votazione. Approvato, chiusa la votazione. Del Bianco 393. Parere contrario. Consigliere Del Bianco. Perletto. Grazie. Votazione aperta. Parere contrario. È respinto. Consigliere Del Bianco 394, parere contrario. Grazie. Aperta votazione. Chiusa la votazione. Respinto. Consigliere Del Bianco sempre, il 395, parere favorevole. Consigliere. Aperta la votazione. È favorevole il parere, vi ricordo. Votazione chiusa, approvato. Consigliere Montanariello 396, parere contrario. Consigliere. Lo metto al voto, Presidente. Aperta votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. 397, accantonato è del consigliere Michalizzi. 398, consigliere Dalla Pozza. Contrario. Votazione, aperta la votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione. 228, consigliere Cendron. Contrario. Aperta la votazione. No, non è ancora aperta, non preoccupatevi, non si sta aprendo. Aperta la votazione. Si è aprita, eccola qui. Grazie. Il parere è contrario. Chiusa la votazione, è respinto. Consigliere Luisetto, 399, parere contrario. Votazione, prego. Aperta la votazione, consigliere. Respinto, chiusa la votazione. Consigliere Lovat, parere contrario. Aperta la votazione. Respinto, chiusa la votazione. 400, consigliere Dalla Pozza, parere? Aperto. Vuol parlare? Accantonamento? Quindi accantonato. 57, Ostanella accantonato. 401, Michalizzi accantonato. Risolto. Ritirato il 401. No. Abbiamo risolto l'accantonamento e abbiamo trovato una soluzione. Lo votiamo? Sì. Bene. 401 Michalizzi, lo approviamo con modifiche. Parere favorevole, giusto Presidente? Buon, prego. Vuoi illustrarlo? Prego. Sì, ringrazio l'assessore Bitonci, abbiamo trovato, come dire, una quadra. Questo è un emendamento che sottolinea il riconoscimento da parte della Regione delle esperienze che in diversi comuni di aree termali si stanno facendo per utilizzare il calore delle risorse dell'acqua termale
per trasformarla in energia elettrica. In energia abbiamo diverse esperienze positive, alcune concrete, altri comuni che stanno avviando questo tipo di sperimentazione. E sull'emendamento rinunciamo a inserire l'aspetto delle risorse che oggi non siamo in grado, come dire, di poter orientare, però a me interessava, insomma, che ci fosse intanto questo aspetto inserito e poi man mano magari si riesce anche a concretizzare qualcosa. Fino a favorisce. Dopo la parola favorisce c'è il punto. Bene, grazie. Benvenga questo accordo. A votazione aperta. Votazione aperta, parere favorevole. Allora, si è messa stusa, sto aggeggio. Approvato. Consigliere Luisetto 402 lo accantoniamo. Il 171 del consigliere Sumschi contrario come parere. Votazione. Parere contrario. Votazione chiusa, respinto. 403 del Bianco, parere contrario. Del Bianco, abbiamo un debito saldato? Boh. Avanti, votiamo. No, è che prima non mi sono accorto. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Del Bianco 405, parere contrario. Aperta la votazione. Respinto, chiusa la votazione. Del Bianco 404, contrario il parere, aperta la votazione. Grazie. Se poi mi date un occhio qui all'aggeggio che mi tocca richiamare ogni volta la votazione adesso. Anche a voi? Vabbè, magari se do un occhio un attimo. Bisogna refreshare. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Sumschi 172, parere contrario, aperta la votazione. Emendamento respinto, chiusa la votazione. 58 Ostanel, consigliere Ostanel, parere contrario, aperta la votazione. Parere respinto, emendamento, scusatemi, respinto. 406 il consigliere Montanariello, parere contrario. Montanariello è a pagina 274. Grazie. Questo noi apprezziamo sempre i ritiri. Consigliere Montanariello, passiamo alla missione 10, trasporti e diritto alla mobilità. Siamo a pagina 276, numero 407 l'emendamento Montanariello che ha una novità. No, il parere era favorevole, però con modifiche, che adesso non ricordo bene la dicitura, però diciamo con l'assessore si era concordato in commissione del fatto di inserire i mutamenti morfologici o antropici all'interno dell'emendamento. Ci sta? Sì, mi va bene la riformula, vi chiedo solo di dirlo a microfono perché poi se no se viene ricopiato nel verbale magari esce che ho scritto un'altra cosa ancora. Bypassiamolo, lo sospendiamo perché vedo che non sono pronti. 408 Montanariello è parcheggiato questo, parcheggiato. Nel senso che appena
appena c'è la formulazione, ma fate con calma, intanto andiamo avanti. Sì, 407, no scusatemi, 408 Montanariello, parere contrario. Lo ritiri? Voto? Bene, votazione aperta. Ecco l'efficiente Pressi. Respinto. 409, sempre consigliere Montanariello, parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. 410, Galeano, consigliere, favorevole parere. Votiamolo subito. Aperta la votazione. Parere favorevole, concentratevi. Approvato. Chiusa la votazione. 411, consigliere Montanariello, accantoniamo, e 412 accantoniamo. Il 59 di Ostanel è parere contrario. Si vota, aperta votazione. Parere contrario. Votazione chiusa, bocciato. Consigliere, prego. È arrivata la modifica del parcheggiato 407. Sì, siamo pronti. Che dice condizioni, correggetemi se sbaglio, socio-economiche, morfologiche e antropiche. Se mi confermate che questa, accetto la modifica. È confermata. Dalla regia dicono di sì. Dai, non sta a far polemica su tutto. Scusa, è efficienza questa. Aspetta, c'è scritto mutate condizioni socio-economiche, morfologiche ed antropiche. Bene. Grazie, apriamo la votazione sul 407, consigliere Montanariello, parere favorevole, con modifiche. Aprite la votazione sul 407. Grazie. Abbiate fiducia che si apre. È dovuto tornare indietro, ragazzi. Eccola qua. Via. Andata. È verde ed è chiuso ed è approvato. Torniamo sul 411. Voce all'assessore Zecchinato. Era un accantonato. Vediamo di liberare anche questo. 411 Sì, 411 l'abbiamo rivisto e diamo parere favorevole. Bene, votiamo il 411 come parere favorevole. Grazie, pensavo dovessi ritirarlo. Votazione sul 411. Abbiate pazienza che lo recuperiamo, eccolo qua. Ringraziamo anche i tecnici che sono efficienti. Approvato, chiusa. Dalla Pozza 413, lo do per letto? Parere contrario, votazione. Respinto. Consigliere Manildo, 414, parere contrario. Apriamo la votazione. Parere contrario. Respinto. Chiusa la votazione. 4:15, il consigliere Galeano, parere contrario. Apriamo la votazione. Apriamo la votazione. Vai. Respinto. 217, consigliere Baldan Flavio. Grazie. Baldan ne ha ritirati tanti. Bravo. 229, consigliere Cendron. Prego, consigliere.
Siamo contrari comunque qui. Sì, però per me è importante sottolineare questa frase, ovvero parliamo qui della via del mare e quindi di un'opera, diciamo, che è stata approvata in project financing più di 10 anni fa, che nel tempo ha raddoppiato i costi e su cui permangono i nostri dubbi sulla bancabilità e sulla sostenibilità economica e finanziaria. E in particolare, appunto, sulla frase appurata la sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e urbanistica dell'opera, si suggeriva di procedere con l'aggiornamento dello studio dei flussi di traffico, visti gli aggiornamenti coi collegamenti previsti tra il raccordo nord di Jesolo, quindi la bretella per Cortellazzo, e poi il collegamento con Cavallino Treporti. Perché la domanda è: siamo proprio sicuri che, fatti questi interventi già previsti appunto in programmazione, i flussi di traffico ci permettano di capire che la via del mare non serve? Grazie consigliera, apriamo la votazione, parere contrario. Per favore, assessori, per favore. Respinto, grazie. 4 e 16, consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie consigliere. 4 e 17, consigliere Galeano, parere favorevole. Apriamo la votazione. Oh madonna, si è usato tutto. Ok, approvato. Prego. Consigliera Cendron, prego. Chiedo che sia messo a verbale che nell'emendamento 416, anzi scusi, nel 229 sì. non sono riuscita a votare, il mio voto era favorevole. Sì, grazie. Quindi mettiamo a verbale 229, voto favorevole, consigliere Cendron. 418 non è più accantonato, ma lo votiamo, consigliere Montanariello. Parere favorevole, lo diamo per letto, via, votazione. Quindi Presidente il 418 lo votiamo favorevole? Sì. Lo stiamo votando? No, perché pensavo che era negativo, lo ritiravo, è favorevole. Lo ritiriamo? Dai Montanariello, dai, guarda che perdiamo secondi utili. Dai. 4 e 19, consigliere Dalla Pozza, parere contrario. Aperta la votazione. Attenzione, 4 e 19, consigliere Dalla Pozza. Votazione aperta, non fate casino ragazzi, dai. 4 è respinto, votazione chiusa. 4 e 20, consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie. 4 e 21, consigliere Dalla Pozza, parere favorevole. Votazione aperta. Approvato, chiusa. 4 e 22, consigliere Montanariello, contrario, parere. Lo do per letto. Votazione aperta. Respinto, chiusa la votazione. 4 e 23, consigliere Montanariello, contrario ancora il parere. Lo do per letto. Aperta votazione. Respinto, chiusa. Consigliere Ostanel 60, contrario il parere. Votiamo? Prego, votazione aperta. Respinto, chiusa. 4 e 25, consigliere Dalla Pozza, parere contrario. Votazione aperta. Chiusa, respinto. Sempre consigliere Dalla Pozza.
424, contrario il parere. Aperta la votazione. Respinto, chiusa. 61, consigliere Cunegato. Prego, Presidente. Parere favorevole con modifiche, quindi si ritiene di sostituire per il trasferimento con le parole incentivare lo shift ed eliminare le parole per gli spostamenti casa-lavoro, in quanto lo shift modale ricomprende tutte le categorie di utenti. Quindi se accetto queste modifiche... Bene. Bene, parere contrario, quindi apriamo la votazione. Parere contrario. Secondo me dovevi accettare. No. Stiamo anche a pensare. Consigliere Cunegato 62. Parere favorevole. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Approvato. 63, consigliere Cunegato, contrario il parere. Prego, consigliere. Grazie. Ci ho ripensato e non ho accettato prima quella modifica perché non ha senso accettare degli emendamenti che in linea teorica sono a favore del biglietto unico e delle conseguenze che crea il biglietto unico, ma non accettare un emendamento come questo che invece vi chiede di fare il biglietto unico. Assessore Ruzza, io vengo da Schio, che è noto essere caput mundi, cioè la seconda zona industriale più grande del Veneto dopo Mestre. Tra Schio e Vicenza, che passa un treno, no, che attraversa territori molto ricchi, intraprendenti, Marano, Tiene, Due Ville. Finché in Cina ci sono i treni a 300 km all'ora, noi nel 2026 abbiamo un treno a gasolio, ma che sia a vapore. Quindi vi invito a prendervi questo impegno, visto che da anni se ne parla e governate a Roma e a Venezia. Noi sono 30 anni che aspettiamo di avere un treno come hanno gli altri. Ma le racconto un aneddoto. Io ho tanti amici che lavorano a Venezia. Cosa succede? Prendono 2 treni, no? Quando spesso tornano da Venezia, magari dopo aver lavorato una giornata, perdono la coincidenza, sono costretti a tornare in autobus e pur pagando alla fine l'abbonamento annuale, pagano magari per tiene altri 3,80 €. Allora è davvero un emblema di arretratezza non avere il biglietto unico. Cioè non c'è un disegno sui trasporti se non hai il biglietto unico. Ricordo che ce l'ha Trento, ma ce l'ha la Campania. Cioè la Campania ha un biglietto unico per cui tu paghi un biglietto, vai in corriera, vai in treno, vai con la funivia e con la tranvia. Ecco, io credo che sia davvero grave che ancora una volta voi non vi prendiate l'impegno di fare una cosa che è fondamentale, visto che solo il 6,8% dei veneti usano i trasporti pubblici, ma il 30% vorrebbe usarli. Dobbiamo modernizzarli, ma dobbiamo anche davvero metterlo in rete ed è grave che non vi siate presi ancora una volta a questo impegno. Grazie consigliere, votiamo, aperta la votazione, parere contrario. Prego, scusi. Sì, grazie Presidente, perché non ero intervenuta su quello precedente, perché con il collega Cunegato abbiamo fatto alcuni emendamenti sul biglietto unico regionale e ricordo un lavoro che è stato fatto negli anni precedenti fino alla creazione di un'agenzia unica, che appunto è stata largamente voluta e ci si era arrivati alla fine della scorsa legislatura per fare delle sperimentazioni, ne abbiamo più volte discusso in quest'Aula, faccio il recap, per arrivare finalmente al biglietto unico regionale e avevo provato a scrivere in questo emendamento entro il 2026. Sì, certo, un po' provocatorio, no? Mancano pochi mesi, però in commissione le avevo chiesto magari entro la legislatura e lei mi ha detto beh, ma questo è un documento di programmazione triennale, possiamo dire entro il triennio? Cioè la domanda vera è quando è che lo facciamo questo biglietto unico regionale? Perché avete bocciato tutti gli emendamenti relativi all'introduzione
del biglietto, anche quelli che dicevano facciamo delle azioni propedeutiche, cerchiamo di arrivarci piano, facciamolo con tutto il tempo che riteniamo essere giusto per mettere d'accordo le agenzie del trasporto pubblico, cioè lo avete in programma da 20 anni, era in programma anche del Presidente Stefani, lo faremo o no questo biglietto unico regionale entro la fine della legislatura o almeno entro la fine del documento che questa sera stiamo votando? Perché la domanda è talmente chiara che meriterebbe una risposta da parte dell'assessore, al di là degli emendamenti che ci avete bocciato, ma perché i veneti fuori di qui avrebbero il diritto di capire e sapere quante volte gli mentirete ancora o se effettivamente questo biglietto lo potremo avere. Grazie consigliere, immagino che poi la Giunta raccoglierà queste istanze e nella dichiarazione di voto ci sarà modo anche di avere delle spiegazioni. Intanto votiamo. Aperta la votazione, contrario. Respinto. 65 a favore. Pensavo contrario. 65 consigliere Cunegato, parere contrario. Sì, anche qua, oltre al biglietto unico, chiediamo delle scontistiche, stiamo parlando veramente da tempo del fatto che i giovani scappano, ci sono altre regioni vicino a noi dove con 50 euro hai il biglietto unico per tutto l'anno su tutti i mezzi e voi votate no anche a questa cosa qua. Veramente è inutile predicare attrattività nei giovani e poi non mettere in atto politiche che rendono davvero attrattivo il nostro territorio. Grazie consigliere, aperta la votazione, parere contrario. Respinto. Riccardo. (64) consigliere Cunegato, mi dicono che è contrario. Mettiamo al voto questo. Grazie. Aperta la votazione. Così, fai così. Lo senti solo tu. Lo senti. Vabbè. Respinto. Consigliere Baldan Flavio, 218, contrario. Voto, aperta votazione. Contrario. Respinto, chiusa votazione. 4 e 26. Consigliere Dalla Pozza. Contrario. Prego. Grazie Presidente. No, mi rivolgo all'assessore Aruzza perché non riesco bene a capire. Il parere all'emendamento precedente non si ritiene che l'efficienza del sistema di trasporto dipenda dalla riduzione del numero di aziende, ma si conferma la previsione di una regia. Nell'emendamento che presento dico che ci sia una regia unica, togliendo semplicemente la parola un'unica società perché credo che sia una valutazione da fare, e il parere è negativo. Trovo contraddittori i due pareri. Peraltro, visto che è stato scritto si conferma la formulazione anche su richiesta degli stakeholder enti e aziende, io sono a conoscenza che le aziende in particolare e gli enti non sono totalmente d'accordo sul fatto che si vada verso un'unica società, tra l'altro con società che sono sia pubbliche che private all'interno della Regione. Quindi quella specifica era solo per dire che mi sembrava una fuga in avanti aver già scritto un'unica società, mentre sono assolutamente d'accordo
sul fatto che ci sia una regia unica da parte della Regione, che poi potrebbe anche portare ad avere un'unica società, e non è che la cosa sia negata, però non riuscivo a capire la contraddittorietà tra i due pareri dati e non mi sembrava che questo emendamento potesse mettere in difficoltà in maniera particolare la Giunta regionale. Grazie. Grazie consigliere. Il parere è contrario e quindi si apre la votazione. Prego, Assessore. È già aperta la... Diamo un attimo la votazione, l'assessore ha chiesto, annulliamo la votazione. Prego, Assessore. Se lei è d'accordo lo accantoniamo, perché io non trovo questa ambivalenza, però magari rileggendolo con più attenzione poi insieme magari va bene. Accantonato. Consigliere Montanariello, 4,27, accantonato. 4,28, sempre consigliere Montanariello, contrario. Grazie. 4,31, parere sempre contrario, consigliere Montanariello. Grazie. 4,32, parere contrario. Bene, aperta la votazione. Il parere è contrario. Sì, mancano 10 emendamenti. Respinto, chiusa la votazione. 4,32, consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie. 66, consigliere Cunegato. Prego, Presidente. Sì, parere favorevole con modifiche, ovvero definire e avviare le attività per l'introduzione del biglietto unico regionale. La modifica che chiedono si ritiene di modificare con definire e avviare le attività per l'introduzione del biglietto unico regionale. Assessore. Prego, consigliere. Sì, siamo ancora, come dire, a questo uso di perifrasi che invece di dire introdurre definisce come introdurremo forse un giorno, chissà qua. Va a finire che avremo il biglietto unico quando avremo l'autonomia, quindi mai. Mi sembra di capire che la modifica non è accettata, va al voto col parere contrario. Prego. Aprite la votazione, contrario il parere. Siamo su 66, parere contrario. Respinto, chiusa votazione, 4,40. Consigliere Galeano, contrario il parere. Grazie. Aperta la votazione sul 4,40. Non fatevi distrarre dal consigliere Cunegato che rischia di portarsi a casa qualche voto. Respinto. 4,34, consigliere Galeano. Prego, Presidente Tomaello. Parere favorevole se si propone di modificare, si propone la modifica, scusate, di avviare le con proseguire nelle. Sostituire. Bene, modifica non accettata, aperta la votazione, parere contrario. Consigliere Montanariello, 436, lo ritira? No, c'è scritto che lo ritiri. Prego. Questo devo dire che in Commissione avevo avuto anche una riformulazione che poteva portare a parere positivo, lo dico perché resti a verbale, questa manovra emendativa noi ci abbiamo messo non solo dell'impegno ma anche del cuore per provare a migliorare una parte di un documento fondamentale per questo territorio e io credo che riformulato non rendeva ed era un emendamento bello e vi ridò le stesse motivazioni della Commissione che avrebbe abbellito troppo un documento che vi sforzate di non voler abbellire e quindi lo ritiro anche se mi davate il parere positivo perché non meritate questa spennellata di
positività in un documento che vede tanto cupo nei fatti oggettivi. Quindi lo Apprezziamo lo ritiro sforzo. perché non meritate la bellezza di questo emendamento. Bene, abbiamo scoperto che il consigliere Montanariello è un esteta. È una nuova corrente, quella degli esteti. Consigliere Montanariello 437, un parere contrario. Grazie. Il 438 idem, contrario. Prego, votazione aperta. Parere contrario. Respinto, chiusa la votazione. 439, parere contrario. Prego, consigliere. Presidente, questo è un emendamento che ripropongo da anni e che considero fondamentale perché dice una cosa che tutti noi ci viene chiesta a casa nostra. Nel momento in cui il piano sociosanitario che è stato votato in quest'Aula decide che ci sono degli ospedali hub e degli ospedali spoke e quindi a un soggetto che si reca per avere una visita medica e il CUP dice deve andare a Mestre, è evidente che noi non possiamo non garantire a un soggetto che l'azienda sanitaria gli dice di andarsi a curare da un'altra parte il collegamento. Su questo vorrei ricordare che in zone delicate di territori attraversati dalla Romea, una delle peggiori strade d'Europa, sono nati movimenti di sindaci di destra e di sinistra, sono nati comitati civici che dicono va bene che mi dite di curarmi a un'altra parte. Per favore! Però volete dirmi come vado all'altra parte? Tant'è che il progetto Stacco dell'Auser, che porta la gente a curarsi, con contributo regionale tra le varie cose che fa, prima finiva i chilometri a settembre, poi a maggio, ora a marzo. Segno evidente che in una popolazione che invecchia c'è richiesta di andare a curarti dove ti mandano. Io, Presidente Zaia, dico solo, quando partiranno le nuove agenzie, Assessore, con la revisione che ci sarà perché recupereremo a costo gratuito tanti chilometri, dedichiamoli su quel vettore, perché non può essere che con la fiscalità generale e le tasse dei cittadini paghiamo 4 linee per fare da Piazzale Roma all'aeroporto a 10 euro a biglietto a tariffa commerciale, quindi pagate con la fiscalità generale come contributo Brusutti, ATVO, linea 5 Barrato di ACTV e arriva Veneto con la linea 85. Vabbè, Glielo scusa, dico, no, costa 9,50 euro. Costa 9,50 euro. È un addetto ai lavori, lo perché il turista paga 9,50 euro, però quella corsa che porta il turista vede il contributo di fiscalità generale al 65%. Allora dico, coi soldi delle nostre tasse lasciamone una all'aeroporto, ma portiamo la gente a curarsi dove gli abbiamo detto noi di andare. Grazie. Grazie consigliere, parere contrario, aperta la votazione. No, non interloquite. Cioè. No, noti, dicevo prima. L'emendamento... Chi è che ha problemi? Dovete fare refresh. Buon, perfetto, chiuso il respinto. Consigliere Lovat, 173, un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliere Montanariello, il 433, con un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliere Ostanelli, 67, con un parere contrario. Prego, aperta la votazione. Siamo sul 67. Aperta la votazione. Perché la fai col telefonino? Parere contrario. Respinto. Chiusa la votazione. 429, consigliere Del Bianco. Parere contrario. Aperta la votazione. Posto? Chiusa la votazione,
Poi c'è un Del Bianco 4,30 che è un accantonato. No, un parere negativo? È un parere contrario. Lo dà per letto, lo votiamo. Siamo sul 4,30. Aperta votazione. Parere contrario. Adesso subito. Chiusa. Fermi un attimo. Chiusa la votazione e respinto. Vi annuncio che siete stati bravissimi, perché avete fatto tutti i 300 emendamenti. Prima parlo io, dopo ti accodi. C'è una proposta da parte del Presidente Tomaello di convocare subito la Commissione per affrontare anche gli altri emendamenti che abbiamo, e quantomeno un pacchetto di emendamenti, non dico di farli tutti, magari si potesse, già da subito, e poi ci sarà la pausa pranzo e via. Prego. Per favore. Microfono, per favore. Prima di chiudere quelli già licenziati, volevo sapere, siccome il 4,12 mi dicono che c'è una riscrittura e l'abbiamo accantonato, non ho capito se la propongo io agli uffici, se volevamo farlo perché c'è già la riscrittura. Lo facciamo, ben venga. Prego. Assessore, legge la modifica. Facciamoli tutti, facciamoli tutti. Sì, grazie Presidente. Tutto quello che si può fare lo dobbiamo fare adesso. Sì, li avremo già. Se ne ha già 2 o 3? Ne ho già un po'. Allora, numero dell'emendamento. Questo è il 412, quello visto con il consigliere Montanariello, e chiediamo l'eliminazione della proposta dove è scritto l'opera, poi da caratterizzata sarebbe eliminato fino al 2026, che è la fine, sarebbe aggiunto risulta interamente in esercizio ed interconnessa con la rete viaria autostradale e garantirà il potenziamento delle interconnessioni tra le reti stradali dei corridoi europei, le reti stradali nazionali e quelle del territorio veneto. Prego, votiamolo. Quindi siamo sul 412, la missione è questa. Votiamo parere favorevole. 412, l'avevamo accantonato. Apriamo sul 412. State già votando? A me qua non succede niente. Scusate, ce l'ho. No, è che qua non c'è refresh. Eccolo qua, forse sono riuscito, grazie. Bene, chiusa la votazione, approvato. Che altri emendamenti abbiamo pronti? Attenti un attimo, fermi. Fermi un attimo, Zecchinato, prego. Sì, io avrei pronto il 37. Missione? Ostanel Cunegato, missione 8, pagina 130, riga 33, dove chiediamo lo stralcio dell'emendamento da dove è scritto aggiungere le parole anche alla luce, quindi verrebbe riformulato il pensiero richiesto in emendamento con la scrittura anche alla luce del nuovo regolamento comunitario 1991-2024 e del relativo piano nazionale in corso di redazione da parte di ISPRA. Se la consigliera accetta. Ok, il consigliere ha accettato, quindi per noi mi sembra di capire che è un parere favorevole da parte della maggioranza. Voto. Ripetiamo il numero dell'emendamento e la missione. 37. Prego, votate. Favorevole. Chiusa la votazione, approvato. Altro emendamento. Prego. Poi il 338. Pagina? Pagina 130, riga 17. Questo era un accantonato, però proponiamo di respingerlo. Montanariello. Sì. 338. Del DEF. 167. Questo e l'altro. Allora cancelliamo questo.
Bene, votiamolo. Quindi con la modifica, consigliere Montanariello. Quindi apriamo la votazione. Ripetiamo il numero dell'emendamento. 338. Ok? Apriamo. Parere contrario. Respinto, chiusa. Prego, Zecchinato. Emendamento 352, pagina degli emendamenti 184, a firma di Montanariello e altri, e proponiamo la modifica della proposta di emendamento stralciando quanto proposto e modificando con prestare attenzione nel posizionamento di impianti FER nei paesaggi incontaminati e nei luoghi a vocazione turistica, ambientale e paesaggistica. Consigliere Montanariello? Accetta. Ok, votiamolo. Aperta votazione, parere favorevole. No, adesso arrivo. Finiamo quelli di Zecchinato prima. Prego, Assessore Zecchinato. No, scusa, dobbiamo votare approvato, chiusa votazione. Votazione chiusa, ok. Forse non sono riuscito a segnare il non voto, vabbè, ne manca uno con non voto. L'altro è il 355, pagina degli emendamenti 189, sempre a firma di Montanariello ed altri. Proponiamo anche questo di modificarlo nella parte emendativa con la frase: a questo seguirà, come da disposizioni di legge, l'aggiornamento della normativa regionale. Se il consigliere accetta. Ok, aperta votazione, il parere è favorevole, prego. Approvato, chiusa la votazione, prego Assessore Zecchinato. Emendamento 358, pagina degli emendamenti 193, sempre a firma di Montanariello ed altri. Anche in questo caso proponiamo lo stralcio di quanto proposto come inserimento, sostituendolo con la frase anche attraverso una innovazione normativa regionale sulle dotazioni territoriali. Ok, aperta votazione, parere favorevole. Ripetiamo il numero dell'emendamento per favore. 358. Bene. Pagina? Pagina 193 degli emendamenti. Trovato? Prego, apritelo. È un attimo che devono cercare l'emendamento in mezzo al casino. Un attimo solo. Scusate, era già stato votato. Positivo? Era passato? Sì, era passato. Era già passato e già stato votato. Succede. Finito? Bene. Assessore Bitonci, intanto procediamo all'assessore Bitonci. Presidente, allora parliamo dell'emendamento 223 e 222. Il 223 è a pagina 90, riga 45, quindi in accordo anche con la consigliera Cendron. Parere favorevole al 223, però chiediamo il ritiro del 222. Consigliera Cendron. Accetto, però ho piacere di spiegare le motivazioni. Prego. L'emendamento riguarda appunto l'intenzione di promuovere e rafforzare la rete territoriale di supporto agli enti locali e agli stakeholder, agli attori sociali, potenziando informazione, formazione e assistenza tecnica e capacità di progettazione europea per facilitare l'accesso e l'uso efficace delle risorse comunitarie. Io credo davvero che questo emendamento possa intervenire su quello che è un nodo strutturale della capacità amministrativa del Veneto e soprattutto sulla capacità degli enti locali di accedere in modo sistematico ed efficace su quelle che sono le opportunità offerte dall'Unione Europea, specialmente su quelli che sono i fondi a gestione diretta.
e chiaramente anche su quelli a gestione indiretta che già la Regione gestisce e che apre poi ai comuni. Non è un problema, tra virgolette, di risorse disponibili, ma è proprio un problema di capacità di intercettare, progettare e gestire queste risorse. E siamo un territorio forte, abbiamo bisogno di una rete locale perché altre regioni hanno già imboccato con decisione questa strada. In particolare la Regione Lombardia ha strutturato quello che è un modello di accompagnamento agli enti locali attraverso un progetto chiamato SEAV, quindi i Servizi Europa di Area Vasta, che si fonda proprio sull'idea di non lasciare da soli i comuni, ma di costruire una rete territoriale che unisce le regioni, le province e i territori. Vanno proprio un accompagnamento alla progettazione europea. Allo stesso modo fa l'Emilia-Romagna, proprio perché ha investito in anni su quella che è chiamata una governance multilivello delle politiche europee, integrando la presenza a Bruxelles proprio con una forte rete territoriale. E in questo sistema un ruolo fondamentale è svolto dagli sportelli Europe Direct. E non chiediamo, tra virgolette, di inventare nuovi strumenti, ma di mettere a sistema quello che già esiste. Infatti in Veneto, per esempio, molti comuni, soprattutto comuni medio-grandi, hanno già avviato degli uffici Europa o esperienze progettuali. Le province stesse, con le città metropolitane, possono esercitare quello che è un ruolo di coordinamento di area vasta, e conosco molto bene l'esperienza della provincia di Treviso con l'ufficio Europa, e anche gli sportelli Europe Direct che sono attivi possono intervenire in questa rete. Abbiamo bisogno, quello che manca in questo momento è una regia a livello regionale che sia stabile, che sia riconoscibile e che, tra virgolette, è anche capace di intercettare dei finanziamenti e che ci sono già proprio dedicati alla creazione di competenze. Quindi non si sovrappone al progetto che c'è già appunto di rappresentanza degli enti locali a Bruxelles, ma si affianca a questo tipo di progetto. Quindi Bruxelles sicuramente con la domiciliazione sta dentro ai processi europei, ma invece il territorio trasforma in opportunità proprio quei progetti, quei finanziamenti per i cittadini ma anche per le imprese. E quindi davvero ringrazio l'assessore per l'apertura, perché vorrei che questo diventasse un'opportunità per trasformare quella che è una capacità europea da un patrimonio di pochi a un patrimonio che può essere molto più diffuso per tutto il sistema territoriale. Grazie. Grazie. Mettiamolo in votazione, parere favorevole. Apriamo la votazione. Ci siete? Chiusa la votazione, approvato. Prego, Assessore Bitonci. C'è solo questo? Ah, erano due. Ah, non un altro? Ah, uno è stato ritirato. Ah, perfetto. Ah, bene, ok, quindi segnatevi che è stato ritirato l'altro. Sì, grazie. Assessore Zecchinato. Io l'ultimo, un altro di accantonato, il numero 332, pagina 161 degli emendamenti, missione 8, sempre a firma di Montanariello. Abbiamo fatto una verifica e trattandosi di una proposta di concetti già esplicitati nel testo, e su questo abbiamo parere negativo. Grazie. Altri assessori che hanno già qualcosa in canna? Perfetto. Grazie Presidente. Sì, l'emendamento 427, missione 10, firma Montanariello ed altri, 427, si accoglie con questa modifica 162,3. Emendamento 427,
Si propone la dicitura nell'attesa della prosecuzione di attuazione della legge regionale numero 8 del 24 giugno 25, nella stesura degli statuti e dei regolamenti, nonché nella proposta della Giunta, si rafforza il richiamo alla norma nazionale in essa citata, virgola, e si modifica con riferimento alle dimensioni dei bacini territoriali ottimali. Ok? Grazie. Apriamo la votazione. Parere favorevole. Votazione chiusa, approvato. C'è altro? Assessori, prego. Assessore Roma. Allora, prenderei la 048 Ostanel. Rispetto a questo la accogliamo completamente perché è già quello che viene fatto nei patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quindi proponiamo appunto che venga accettata completamente. No. Sì, sì, sì. Prego, votiamo. Aperta votazione. Parere favorevole. Un attimo che si collega il sistema perché va a ripescare l'emendamento. Siamo? Grazie. Votate, parere favorevole. Approvato, chiusa votazione. Gli assessori hanno altro? Prego, assessore. Allora, la 310 fa riferimento alla consigliera Sambo. Allora, la rimodulazione è che la Regione si impegna ad organizzare attraverso l'osservatorio sociale la promozione di studi e indagini relativi alle politiche giovanili. Se alla consigliera va bene. No, è Sambo la consigliera. Consigliera Sambo. Ok. Votazione aperta. Altre proposte degli assessori? Chiusa la votazione. Prego. Ok, la 43 con la parte legata, la modifica, Ostanel, nell'ambito della riforma verranno coinvolti i comuni nell'esplicazione dei criteri. Dai. Ma se ti va bene perché intervieni? Bravo. Proprio perché me l'ha detto intervengo. No, il punto è importante perché abbiamo discusso in commissione e nella riforma della legge sulla casa la questione del social housing deve essere discusso con i comuni. A ottenere questo emendamento impone alla Giunta, e credo sia importante, di coinvolgere gli amministratori proprio nella definizione dei criteri. È per questo che l'ho illustrato. Prego. Questa poi diventerà una delle funzioni legate agli ATS, quindi siamo in linea nella stessa modalità. Grazie. Apriamo la votazione con parere favorevole. Avevi già acceso? Sì, ma dai, già c'è un'apertura che non finisce più. Approvato. Ci sono altre proposte sugli accantonati? Allora, che orari ci diamo per... Allora, la Commissione si riunisce subito.
9:30. Un'ora e mezza? Subito, sì. Ma quanto? Fino a che ora? Che bisogna riprendere? Sì. Allora, Sala Legni, scusatemi, Sala Legni, la Commissione? Ma chi deve venire? Con gli assessori, Commissione con gli assessori. No, scusate, se si fa la commissione per un'oretta e mezza, 2 orette, potremmo fare gli emendamenti dopo. Ascoltate un attimo, scusate, abbiamo 2 alternative. Far la commissione e chiudere il Consiglio vuol dire che domani sera si fa la notte, oppure finire adesso emendamenti e iniziamo il Consiglio per arrivare a mezzanotte con gli emendamenti che faremo dalle 9:30 e domani, insomma, in qualche ora facciamo tutto. Quindi la proposta è la prima, cioè far stasera. Un'ora e mezza di commissione e poi facciamo un po' di Consiglio. Ok, ci rivediamo alle 9:30 qui. Grazie.